scusate, ma ci sono sempre qualche piccolo difficoltà. Speriamo. Allora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lei è sempre sotto l'impegno di dire la verità, basta che dica il nome e il cognome per la registrazione. Saverio Loiacono. Ok, in atti già generalizzato. Prego, pubblico ministero. Sì, capitano, buongiorno. Buongiorno. Allora, proseguiamo con l'esame. Io passerei a introdurre la figura di Corsi, Zeffirelli, Bacchieri, Luciano, persona offesa nei reati di cui ai capi O e Q. Ci dice come è emersa questa figura e cosa avete accertato. Allora, innanzitutto entra nel flusso delle intercettazioni. Lei è sempre autorizzato in aiuto alla memoria alla lettura di Grazie. Entra nel flusso delle intercettazioni attraverso Può parlare un po' più forte? Non so. O forse più vicino, vediamo. Va bene? Effettivamente non si sente proprio in modo proprio Avvicino ancora un po'. Allora, Corsi, Zeffirelli, Bacchieri, Luciano entra nel flusso delle intercettazioni attraverso l'utenza numero 333 94 80 482 che era a lui intestata ed in uso. Entra attraverso dei contatti con Casamonica Consiglio, all'epoca intercettato. I primi contatti risalgono al 24 novembre del 2015 e faccio riferimento alle progressive 1108 e 1165 del RIT 8046 2015. È Consiglio che contatta Corsi Zeffirelli chiedendogli di rimediare del denaro, evidenziando che terze persone di cui non faceva cenno erano i creditori di queste somme di denaro che lui chiedeva e che gli stavano facendo pressione. Zeffirelli gli diceva che avrebbe lasciato la somma di 150 euro testualmente sotto un sasso, sotto una pietra vicino al pino dell'altra volta. Durante questa conversazione Consiglio utilizzava sia la terza persona singolare sia la terza persona plurale per indicare i reali creditori del Zeffirelli. Il tratto di interesse, testualmente, faccio riferimento alla progressiva 1108, Consiglio: non rimediamo niente, Zeffirelli, stasera, adesso, qualcosa, se li rimedio, 150 euro te li do. Consiglio: e vedi, sto con loro qua e mi stanno a rompere proprio le palle. Luciano, te lo giuro che mi stanno proprio rompendo le palle, capito? Luciano Zeffirelli: casomai ti dico dove te li lascio, perché sto da solo con Zeffirelli. Consiglio: e vabbè, dimmelo e vengo subito, così mi li levo dal cazzo. Da stamattina non ce la faccio più. Zeffirelli: te li lascio lì al pino dell'altra volta. Proseguendo: sotto un sasso, sotto una pietra. Va bene, dice Consiglio, dai che non ce la faccio più, sto bastardo. Ora, nello stesso arco temporale, questa è una conversazione che viene intercettata alle 14.03, quella che ho appena citato. Della data, scusi? Non ho capito. In che data? Del 24 novembre 2015, la progressiva 1108. Più o meno nello stesso arco temporale Casamonica Consiglio aveva una conversazione con Migliarini Enrico, e faccio riferimento alla progressiva 1126, sempre del RIT 8046 2015, siamo intorno alle 15.22.
E durante questa conversazione Consiglio dice a Miglierini che aveva appena finito di litigare al telefono con suo fratello Luciano. Testualmente, mo mi sono fatto una litigata con mio fratello, mo a telefono ho fatto una litigata con mio fratello proprio adesso, e poi c'è un'imprecazione. Miglierini dice, vabbè, mo ti vengo a pigliare, stavo a dormire dentro la macchina, mo ti vengo a pigliare, 10 minuti, guarda, una mezz'oretta, va bene, va bene. Dalle intercettazioni in corso non sono state documentate i contatti telefonici quel giorno, in quell'ora, tra Casamonica Consiglio e il fratello Luciano. Il seguente 12 gennaio del 2016, sempre Casamonica Consiglio chiedeva telefonicamente di incontrare Corsi Zeffirelli, e faccio riferimento alle progressive 8151 e 8156, sempre del RIT 8046 del 2015. Qual è la data, mi scusi, l'ha detta? 12 gennaio 2016. Okay. E senza conoscere il motivo per cui il Casamonica Consiglio volesse incontrarlo, Zeffirelli esordiva dicendo: i soldi così non ce li ho. Sulla base di questi contatti, il 29 aprile del 2016 Corsi Zeffirelli Bacchieri Luciano è stato sentito dalla Polizia Giudiziaria e da qualche giorno prima, dal 26 di aprile, venivano attivate intercettazioni sulla sua utenza. Faccio riferimento al RIT 2530 del 2016. Non state così attaccati però, cercate di mantenere sempre la distanza. Potete togliere la mascherina quell'attimo, per carità, se avete bisogno mi fermo un attimo, però non vi dovete mettere attaccati, lo dico per tutti noi, per voi in primis. Va bene, prego. Al termine della convocazione, dell'audizione del Corsi Zeffirelli, non appena si allontana dalla caserma dei Carabinieri di Frascati dove era stato sentito, ripeto, era stato intercettato da qualche giorno prima sul RIT 2530 2016, immediatamente chiama Migliarini Enrico, faccio riferimento alla progressiva 379 del RIT 2530 2016. Data e ora? 12:24:05 del 29 aprile 2016. E Corsi Zeffirelli non voleva parlare per telefono, testualmente dice a Migliarini: ti devo parlare però a voce, non a telefono, però al telefono meglio non parlare perché o il mio o il tuo è sotto controllo, e chiedeva ovviamente un incontro di persona con il Migliarini, che però in quel momento si trovava all'Aquila. Quindi il Corsi Zeffirelli gli rispondeva: vabbè, quando vieni a Roma fammi uno squillo che è una cosa seria. Corsi Zeffirelli, non potendosi incontrare di lì a breve, comunque si sbottona telefonicamente e gli diceva che comunque c'era un'indagine per usura nei confronti di soggetti appartenenti alla famiglia Casamonica, e aggiungeva testualmente: qualcuno ha parlato. Nel corso dell'escussione era stato sottoposto anche ad un fascicolo fotografico. Continua testualmente il Corsi Zeffirelli a Migliarini: so tutti Casamonica, stanno a fare questa indagine di usura, qualcuno ha parlato, qualcuno ha fatto il nome tuo, il mio, Simone, lì qualcuno, o Marco, qualcuno ha parlato per forza, perché come c'hanno le foto così.
Migliarini invita Corsi Zeffirelli ad andare a parlare con la moglie, Capriotti Katia. Dopo qualche minuto, Migliarini, utilizzando un'altra utenza, non intercettata, non la sua che era intercettata, ed è la numero 342-6462-162, che poi risulterà intestata al presidio ospedaliero Villa Letizia, che di fatto era riconducibile all'amico Enrico, quello che nel capo di imputazione precedenti si era rivolto per andare a prendere i soldi in prestito poi consegnati a Casa Monica Consiglio, chiamava Corsi Zeffirelli Bacchielli. Conosciamo noi il cognome di questo Enrico? Sì. Lei l'altra volta ha detto Vittorini Enrico. Vittorini Enrico. Ok. E chiama Corsi Zeffirelli, che ovviamente comunque era intercettato, e gli diceva di contattare Casa Monica Consiglio e di dire a Casa Monica Consiglio che non doveva più chiamare Migliarini. Migliarini. Che non doveva più, cioè Migliarini dice a Corsi Zeffirelli: chiama Consiglio e digli di non chiamarmi più. Sì, ok. C'è un'altra conversazione, la progressiva 437 del RIT 2530-2016, sempre intercorsa tra Corsi Zeffirelli e Migliarini, in cui Migliarini, Data? sempre del giorno di interesse, ovvero il 29 aprile 2016, in quest'altra conversazione Migliarini Enrico detta a Corsi Zeffirelli il nuovo numero di telefono di Casa Monica Consiglio, perché nel frattempo Casa Monica Consiglio aveva dismesso la precedente utenza. E gli detta la nuova utenza, che effettivamente è risultata intestata a Casa Monica Consiglio ed attivata il precedente 18 marzo 2016, ed è la numero 366 22 47 237. Gli invia anche, sempre Migliarini Enrico, invia anche un SMS con questo numero al Corsi Zeffirelli, ed è la progressiva 448, sempre del RIT 2530 e sempre del 29/4 del 2016. Quella conversazione di cui ho fatto riferimento prima, cioè la progressiva 380, in cui Migliarini dice a Corsi Zeffirelli di chiamare Consiglio, Luciano risponde testualmente: e gli dico Simò, sanno tutto. Subito dopo questi contatti con Migliarini, Corsi Zeffirelli chiamava Consiglio su questa nuova utenza. Faccio riferimento alla progressiva 451 del RIT 2530-2016 delle ore 13:30, sempre del 29 aprile, con cui concordava di vedersi nei pressi di un bar sulla Tuscolana. E testualmente gli diceva: perché lì è successo un casino. La risposta di Casa Monica: che è successo, dice a Corsi Zeffirelli, e Corsi Zeffirelli dice: ne parliamo a voce. Sicuramente l'incontro è avvenuto tra Corsi Zeffirelli e Casa Monica Consiglio, perché poi ne riversava l'esito il Corsi Zeffirelli direttamente al Migliarini, con la progressiva 483, sempre del RIT 2530-2016, sempre del 29 aprile,
delle successive ore 17.01. Testualmente Corsi Zeffirelli, niente, ho parlato con Simone. Migliarini cerca di sviare, dice senti non mi importa niente, senti un po', ti deve chiamare mio figlio, dove stai, a casa? Proseguendo, sempre Migliarini, mi è venuta un'idea per fare, e poi non prosegue, mi è venuta un'idea per fare, capito? Ci sentiamo dopo che poi ti spiego, ciao. Il seguente 28 settembre del 2016 Corsi Zeffirelli è stato anche escusso presso gli uffici della Procura. Il 28 settembre 2016 non è stato solo Corsi Zeffirelli ad essere escusso negli uffici della Procura, ma anche Migliarini Enrico, Capriotti e lo stesso Baldini. Capriotti Katia, la moglie? Capriotti Katia. Per questa escussione venivano riattivate intercettazioni e segnatamente sul conto di Baldini Marco, faccio riferimento ai RIT 5402 2016, 5404 2016, 5458 2016 e 5459 2016. Per Migliarini Enrico il RIT 5405 del 2016, Capriotti Katia 5406 2016, 5407, 5408. Per Corsi Zeffirelli Bacchielli Luciano 5409 2016, Casa Monica Consiglio 5413 2016, 5414 2016. Per Casa Monica Luciano il 5415 2016. Inoltre venivano anche attivate intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura BMW targata Firenze Domodossola 403 Bari Firenze in uso a Migliarini Enrico. Il decreto di riferimento è il 5563 2016 ed è il veicolo che è stato utilizzato da Migliarini Enrico, Capriotti Katia e Corsi Zeffirelli per raggiungere gli uffici della Procura il giorno dell'audizione e per ritornare a casa. Pochi minuti dopo la notifica dell'invito a presentarsi in Procura, Capriotti Katia chiama il marito, faccio riferimento alla progressiva 95 del RIT 5407 del 2016 e la donna fuoribonda accusava il marito testualmente: Henry, ma è colpa tua, ricordati, tutta sta storia è sempre colpa tua, se può cazzia quanto ti pa, non ce li dovevi portare, cazzo, io te l'ho detto 100 volte. Enrico, tu ancora non ti rendi conto che non stiamo parlando di persone normali, tu non ti rendi ancora conto, quindi è ancora più grave la cosa. Quando te lo dicevo io, se tu mi avessi ascoltato, cazzo, se mi avessi ascoltato, non mi hai mai ascoltato, ma vaffanculo. E il fatto che la Capriotti le fosse stato notificato l'invito veniva subito veicolato a Casa Monica Consiglio dal Migliarini alle 13:47 successive. Faccio riferimento alla progressiva 490 del RIT 5414 del 2016. Migliarini chiamava Casa Monica Consiglio chiamava al centro di revisione Auto M del Migliarini e risponde Enrico e dice: oh Henry, e lui dice: qua niente, è un casino, ti devo dire una cosa, cioè è un casino, ora ti spiego che ti stavo dicendo, passa alle 6:30, che ti devo dire una cosa. Tuttavia l'appuntamento viene anticipato, infatti Migliarini Enrico contatta Casa Monica e gli dice: esci un attimo fuori casa tua che ti devo parlare.
di una discoteca, esci un attimo fuori casa tua. Questa è la progressiva successiva alla 501 delle ore 13:53 del RIT 5414-2016. In questo arco temporale, quindi in coincidenza temporale con l'incontro tra Casamonica Consiglio e Migliarini Enrico, venivano registrati dei tentativi di chiamata da parte del Migliarini verso l'utenza di Corsi, Zeffirelli, Bacchelli, Luciano, e faccio riferimento alle progressive 355 e 357 del RIT 5409 del 2016. Lo stesso Casamonica Consiglio poco dopo provava a contattare il Corsi Zeffirelli, e faccio riferimento alla progressiva 365 del RIT 5409 2016 delle 15:35. Diciamo sempre il giorno, capitano, perché è importante, no? Sempre il giorno 26, stiamo parlando del 26, cioè il giorno della notifica. È il giorno della notifica, il 26, la convocazione era per il 28. Perfetto, la convocazione era per il 28. Quindi stiamo al 26, c'è un tentativo da Casamonica Consiglio verso Corsi Zeffirelli e del progressivo 365 del RIT 5409, riesce a parlare Casamonica Consiglio solo alle successive ore 18, quando nel frattempo era stato notificato l'invito anche allo stesso Corsi Zeffirelli, e quest'ultimo con un tono affranto chiamava Casamonica Consiglio per avvisarlo. Questa progressiva è la 394 delle ore 18:05 RIT 5409. Casamonica Consiglio sapeva già della notifica quantomeno di Migliarini e di Capriotti, e quindi quando lo avvisa Casamonica Consiglio dice pure Enrico. Consiglio chiedeva un incontro, ci vediamo? Che ci vediamo? Questi che vogliono, dice Corsi Zeffirelli. Casamonica, e lui, Corsi Zeffirelli, e Casamonica dice vediamoci, e lui conferma vediamoci, dove ci vediamo? E dimmi tu. Alla fine concordano in questa conversazione di vedersi il giorno dopo. Prima di chiudere e definire l'incontro per il giorno dopo, Zeffirelli dice: ma poi che è sta roba? Ma è sempre di quella cosa lì? E Consiglio dice: sì, però ti voglio un attimo parlare, dai. Zeffirelli dice: è sotto controllo, e lui, Consiglio, dice: ciao. Chiusa la conversazione con Consiglio, Zeffirelli tentava di mettersi in contatto con Migliarini Enrico. Siamo sempre al 26 settembre del 2016. Il tentativo di chiamata è la progressiva 26 aprile. 26 settembre, stiamo a settembre. Sì, siamo andati a settembre. Siamo arrivati a settembre, l'audizione in procura. Sì, e siamo sempre al 26, cioè 2 giorni prima poi della convocazione. È tutto in quel giorno, settembre. Giusto, 28 settembre è la data dell'assunzione in procura. E l'assunzione di informazioni in procura. In procura. La prima escussione testimoniale ad aprile però è di Corsi Zeffirelli e presso la PG. Quindi praticamente, capitano, anche per fare capire al Tribunale, voi sentite queste persone nella primavera del 2016? Sentiamo solo Corsi Zeffirelli. Sentite Corsi Zeffirelli? Sì. Sentite anche da Capriotti o no? E non ricordo se sentimmo come polizia giudiziaria la Capriotti. La può verificare questa circostanza?
Perché a me risulta un verbale di SIT di Capriotti Katia del 16 maggio 2016, cioè l'avete sentita, risulta documentalmente, lei l'ha detto l'altra volta. Sì, Confermo. 16 maggio 2016. Quindi per fare Capriotti capire, Katia. voi sentite queste due persone nella primavera del 2016, poi Sì. refertate, fate l'informativa, la depositate il 5 settembre. 5 settembre Quella 2016. che secondo voi doveva essere l'informativa finale. Diciamo la prima nota interlocutoria complessiva del Ok. settembre. Invece dopo aver letto l'informativa si decide di ripartire, si rimettono i telefoni sotto e, Certo. e si convocano queste persone. Certo. Corretto? Sta Corretto. dicendo questo? Sì, sì. Ok. Siamo arrivati alla Eravamo arrivati al progressivo 401 del 26 settembre. Lei stava per commentare quello. 401? Sì. Quindi dicevamo che non appena Corsi Zeffirelli conclude la conversazione con Casamonica Consiglio, cioè la progressiva 394, sempre del RIT 5409, Corsi Zeffirelli tentava di mettersi in contatto con Migliarini Enrico, faccio riferimento alla progressiva 315 del RIT 5409-2016, per poi richiamare Casamonica Consiglio e invitarlo ad incontrarsi in zona Quarto Miglio, e questa è la progressiva 401 RIT 5409-2016 delle ore 18 e 19 del 26 settembre 2016. Corsi Zeffirelli riusciva poi a parlare con Migliarini Enrico dicendogli della citazione in procura e del fatto che a breve si sarebbe visto con Casamonica Consiglio. Faccio riferimento alla progressiva 394 del RIT 5405-2016. Testualmente Zeffirelli a Migliarini: mi è arrivata la lettera dei Carabinieri, adesso niente, mi devo vedere con Simone, dice che mi chiama lui, ma che cazzo, io sono preoccupato per questa cosa qui. Sono i tratti, diciamo, più importanti della conversazione. Casamonica Consiglio e Zeffirelli si incontravano intorno alle 18:45 successive, sempre del 26 settembre, nei pressi di un bar della farmacia Buon Consiglio sulla via Tuscolana. L'accordo viene preso... Scusi, nei pressi di un bar della farmacia in un bar, nei pressi della farmacia Ah. Buon Consiglio sulla via Tuscolana. Stavo per chiedere Mi se scusi, era nota, Presidente. sì, la farmacia del bar E di faccio riferimento a una conversazione in cui definiscono questo luogo dell'incontro, ed è la progressiva 606 delle ore 18:44, sempre del RIT 5414-2016. Prima però di incontrarsi con Casamonica Consiglio, Corsi Zeffirelli raggiungeva il centro di revisione del Migliarini. È una conversazione che intercorre tra Corsi Zeffirelli e Migliarini delle 18:26 ed è la progressiva 404 del RIT 5405-2016. Ci sono poi
altri elementi che aumentano questa situazione di fibrillazione? Sì, perché poi alle 19 successive, sempre del 26, anche al Baldini Marco veniva notificata l'invito a presentarsi in procura per il successivo 28. In serata, alle 21:24 circa, sempre del 26, Baldini e Miglierini si sentivano telefonicamente, e faccio riferimento alla progressiva 504 del RIT 5405 2016. Evidentemente, sospettando di essere intercettati, intrattenevano una lunga conversazione in cui affermavano che oramai questa situazione era diventata una barzelletta e che Casamonica Consiglio, che chiamano Simone loro, era un parente e un bonaccione. Testualmente Baldini: te lo dico io cos'è, Enrico, siccome il nostro amico, lo sai com'è, è un testone e continua a chiamarci in continuazione come state, o miei figli che stanno male, queste cazzate qua, e allora ogni volta che chiama magari lo sentono e pensano chissà che. Ma la domanda mia è una: ma se uno fosse veramente un bandito ed un malavitoso, secondo te io e te eravamo ancora in piedi, eravamo ancora sani? Nel corso di questa telefonata Migliarini riferiva che Luciano, cioè Corsi Zeffirelli, era terrorizzato al punto che si era messo pure a piangere. Sicuramente, probabilmente, quando lo ha visto piangere quando si erano incontrati diciamo, di persona qualche ora prima. Testualmente Migliarini riferiva al Baldini di aver detto a Luciano che l'importante sarebbe stato dire la verità e che Casamonica Consiglio aveva prestato dei soldi senza pretendere interessi. Testualmente Migliarini a Baldini, facendo riferimento a Casamonica Consiglio. Io gli ho detto: ma scusa, che ti ha prestato i soldi Simone? Gli ho detto: scusa, sì, li abbiamo prestati, ma ti ha chiesto le cose? No, e allora qual è il problema? Fammi capire. Ma questi veramente pensano che Simone sia una persona... Ma va bene. Dovrei anche evidenziare un ultimo pezzo di questa conversazione, testualmente Baldini. Testualmente Baldini. Si riprende alle 21:31 e 18. Cioè non so un cazzo, nel senso che con me si è sempre comportato bene, è un cagacazzi, ma non è mai stato minaccioso né cattivo, è un cagacazzi. Migliarini: va bene, a me quando mi chiamava porco, mi devi dare i soldi, porco dinci, qua, là. Baldini: a me invece non ha mai detto un cazzo. Migliarini: a me sì, sembra che io... e poi ride. Baldini: ha rotto il cazzo solo a te. Migliarini: ti rendi conto? È il colmo, no? Veniamo al giorno dell'iscussione. 28 settembre 2016. Casamonica Consiglio cercava più volte il Migliarini presso il centro di revisioni. Faccio riferimento alle progressive 863 delle ore 13:04 e 886 delle ore 16:33, tutte e due del RIT 5414 del 2016. Non trovandolo, il Migliarini, Casamonica Consiglio riferiva a una delle segretarie che aveva bisogno dei Migliarini perché quest'ultimo avrebbe dovuto metterlo in contatto con un oculista per via del problema dei suoi figli. In particolare queste parole del Consiglio vengono riferite nella telefonata di cui al progressivo 886 che avevo indicato prima. Il seguente 29 settembre del 2016 Consiglio contattava Migliarini Enrico. Quindi scusi, dopo la discussione? Il giorno dopo la discussione.
Casamonica Consiglio contattava Migliarini Enrico chiedendo sempre l'intermediazione del Migliarini per reperire dei medici specialistici per via dei problemi di salute dei suoi figli. E per questo motivo concordavano di vedersi più tardi. Questa conversazione è censita al progressivo 1034 delle ore 13:33 del 29 settembre, di cui al RIT 5414/2016. Ma medici specialistici per cosa? Per gli occhi. Testualmente, Casamonica Consiglio, no, per vedere per quel dottore Migliarini, per quelli degli occhi, passo dopo, ora sto in tribunale. Senta, capitano, nel momento in cui viene registrata questa intercettazione, Migliarini Enrico, questa conversazione, Migliarini Enrico e Capriotti Katia dove si trovavano? Migliarini Enrico e Capriotti Katia si trovavano a bordo dell'auto monitorata dai Migliarini. Cioè, si trovavano a bordo dell'auto su cui era montata la microspia. Certo. Ecco, quando chiudono la conversazione Migliarini e Casamonica, Consiglio, registrate commenti utili ai fini investigativi all'interno di quell'autovettura? Sì, perché la donna, non appena chiude il telefono, la donna rimprovera il marito perché non voleva che si sentisse con il Casamonica. E a questo punto invece Migliarini, per tranquillizzarla, svelava di aver concordato con Casamonica un lessico convenzionale, un linguaggio criptico. Testualmente, allora se io gli dicevo che quelli a me mi fanno pressione, allora io ho fatto finta che quello mi chiede le cose del dottore, gliel'ho detto, capito, che devo fare? La Capriotti ovviamente replicava testualmente: Enrico, tu sei scemo, hanno sentito tutte le telefonate, ma di che stiamo parlando? Ma sei ridicolo, non ci credono a quello che dice adesso. Ma perché, mi scusi, lei ha assistito alla discussione di Migliarini Enrico presso l'ufficio della Procura della Repubblica il 28 settembre 2000? Sì, ero presente. Ecco, senza riferire su quelle dichiarazioni, ovviamente, può riferire solo su questa circostanza? Le risulta che in occasione di quell'atto istruttorio a un certo punto al Migliarini siano state contestate una serie di conversazioni telefoniche con Casamonica Consiglio? Sì, mi risulta. Ok. Quindi a seguito di questo loro concordano questo lessico convenzionale? Sì. E proseguendo, la Capriotti alla risposta al linguaggio criptico convenzionale che avevano adottato, continuava a insistere del fatto che Migliarini trattasse con i guanti bianchi Casamonica Consiglio, e alla fine gli chiedeva: no, testualmente Capriotti al marito, no, glielo dovevi dire adesso al telefono, Simone senti, io non ti posso far niente, mi dispiace, scusami, ma non mi chiamare più, così devi essere. Ma che lui che può fare? Ti viene a sparare, che fa? Sempre il 29, come abbiamo detto, in questa conversazione telefonica di prima commentata, Migliarini e Casamonica Consiglio si sarebbero dovuti incontrare verso le 5 del pomeriggio. Alle 18:43 del 29, e questa è la progressiva 1084 del RIT 5414/2016, Casamonica Consiglio chiama l'utenza 349 88 41 160. Aspetti un attimo, capitano. Prima di questa conversazione viene registrato un altro contatto fra Casamonica Consiglio e Migliarini Enrico? Mi riferisco a quello delle 17:42. Sì, era quella dove confermano che sarebbe venuto l'appuntamento.
da lì a breve, e dalla progressiva 1075 del RIT 5414-2016, dove confermano che si sarebbero visti verso le 17. 19, verso le 5, dice, verso le 19, Scusi, chiedo la scusa. conversazione è delle Sì, 17:42, chiedo scusa. Faccia attenzione, questo è un passaggio importante. Allora, la conversazione è delle 17:42. La prenda se non ce l'ha e ci dica più o meno a che ora si dovevano vedere. La conversazione è alle 17:42, Sì. la progressiva 1075. Sì. Casamonica Consiglio chiama al centro di revisioni, risponde tale Sabina. Centro di revisioni, buonasera, buonasera Sabì, che ci sta Enrico? Sì, eccolo, gli dico di venì? Consiglio, Sabina, sta a lavorare, che sta lavorando, ha detto se vuoi vieni giù. Casamonica Consiglio, va bene, ciao. Ritorniamo alla progressiva 1084, RIT 5414-2016 delle ore 18:43. Casamonica Consiglio chiama l'utenza numero 349 88 41 160 intestata a Vitale Cristiano, che è risultato essere un maresciallo della Guardia di Finanza residente in un immobile di proprietà ubicato nei pressi del vicolo di Porta Furba. Ci sono un paio di battute in lingua rom tra Vitale Cristiano e Casamonica Consiglio, e poi proseguiva in italiano e Consiglio diceva al Vitale che si trovava con quello. La conversazione sta per chiudere, riprende e Vitale Cristiano dice: che dici dice Consiglio, mi senti? Sì, e che dici, tutto a posto? Casamonica Consiglio, sì. Vitale, che stai a fare? Consiglio, niente, sto a casa, sto a cucinare, mi sto facendo una matriciana. Vitale, ma ti devi pure cucinare da solo, non solo lavi per terra. Consiglio, Vitale, ma ti rendi conto? Consiglio, e che devo fare? Vitale, non solo fai le lavatrici, ti devi pure cucinare. Consiglio, e che devo fare? Faccio tutto, l'uomo di casa. Vitale, sono le zingare moderne, non so più le zingare di una volta. Consiglio, e dove stanno più? Oramai sono diventate tutti moderni. Senti, vabbè, che passi a casa se beviamo una cosa? Vitale, sì, mo sto andando un attimo a Tor Sapienza al volo, se no mi chiude il negozio. Consiglio, così mi guardi un foglio del ragazzino mio che mi hanno... Vitale, va bene, prosegue Consiglio, fatto un foglio del ragazzino, capito? Vitale, va bene, sì. Consiglio, tu capisci di più perché devo andare dall'oculista. Vitale, va bene. Consiglio, ok? Vitale, ti facciamo una visita, ok, non ti preoccupare. Va benissimo, ci vediamo dopo, ciao. È stata analizzata, il flusso delle intercettazioni che sono intercorse tra l'utenza del maresciallo e quella sia di Casamonica Consiglio che di Casamonica Luciano. E quindi nel periodo temporale dal 3 dicembre del 2015 al 5 gennaio del 2016
sono state censite altre conversazioni. Faccio riferimento alle progressive 26-16 del 3 dicembre 2015, ore 16:29, RIT 8046 2015. Faccio riferimento alla progressiva 29-20 delle ore 15:36 del 5 dicembre, RIT 8046 2015. Progressiva 29-49 delle ore 17:27 del 5 dicembre, RIT 8046 2015. Progressiva 64-33, RIT 8046, ore 17:37 del 2 gennaio 2016. Progressiva 67-69, RIT 8046 2015, delle ore 18:11 del 4 gennaio 2016. Progressiva 69-67, RIT 8046 2015, delle ore 19:59 del 5 gennaio. Quindi scusi, controllando il flusso delle intercettazioni, i contatti precedenti fra Vitale Cristiano e Casamonica Consiglio erano circoscritti a questo arco temporale 3 dicembre 2015, 5 gennaio 2016. Questo per quanto riguarda il periodo delle intercettazioni nell'ambito del procedimento. Però ci sono, lei poi ci ha delegato da fare un'analisi, di interpolare i dati delle intercettazioni con quelle dei decreti di acquisizione di tabulati telefonici, e abbiamo rilevato altri contatti. Questi sono i contatti con Casamonica Consiglio. Ci sono anche contatti diretti tra il maresciallo Vitale e Casamonica Luciano, e si tratta di conversazioni captate in data 21 maggio 2018 e 1 giugno 2018, RIT 2568 2018, progressiva 11272 del 21 maggio, progressive 18471 e 18570 del 1 giugno 2018. E che tipo di conversazioni sono queste? Sono conversazioni dove si definivano incontri di persona, si chiedeva di incontrarsi. E le ragioni venivano precisate telefonicamente? No. Senta capitano, quindi se ho capito bene, voi questo Vitale Cristiano lo intercettate sulle utenze, proprio parlo di intercettazioni, non di tabulati, sulle utenze in uso a Casamonica Consiglio dal 3 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016. Sì. Poi a settembre, il 29 settembre 2016, di nuovo sull'utenza di Casamonica Consiglio, poi a maggio e giugno 2018 sull'utenza in uso a Casamonica Luciano. Come intercettazioni, sì. Come intercettazioni, ok. Quindi la domanda è questa. Al di là di quella conversazione del 29 settembre 2016, progressivo 1084 che lei ha detto prima, in tutte le altre conversazioni intercettate, è mai emerso che il maresciallo Vitale si interessava per le visite oculistiche dei figli di Casamonica? No, non mi risulta. No? No. Ok. Senta, sempre con riferimento a questa posizione, vi sono stati delegati altri accertamenti, se può spiegare se sì, quando? Sì, lei dinanzi a lei ha reso interrogatorio il maresciallo Vitale il 22 novembre del 2018 e ha chiesto di svolgere degli accertamenti sulla base delle dichiarazioni rese dal maresciallo. Cioè chi è che l'ha chiesto? Lei, come l'ufficio procura, ha delegato la polizia giudiziaria a svolgere degli accertamenti. L'esito è stato trasmesso nel gennaio del 2019. Allora, sinteticamente le chiedo, con riferimento a questa nota che porta la data del 14 gennaio 2019, vorrei sapere se avete accertato se Vitale Cristiano era proprietario di un motociclo. Sì, abbiamo accertato che Vitale Cristiano è proprietario di un motociclo targato Como Milano 11615 e questo mezzo non è mai stato sottoposto a verifica
di revisione presso l'officina Auto M di Migliarini Enrico. Ci è stato chiesto anche di verificare, di accertare se Aucello Alessandro, cognato di Casamonica Luciano, poiché è fratello di Aucello Monica, abbiamo accertato che il 23 dicembre del 2017 è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, con conseguente sospensione della patente di guida per la durata di 6 mesi fino al 23 giugno del 2018. E poi abbiamo interpolato le risultanze delle intercettazioni con quelle dei tabulati telefonici acquisiti agli atti e abbiamo trasmesso un elaborato grafico di tutti i contatti. Ce l'ha qua? Sì. Vabbè, poi di questi chiediamo l'acquisizione, Presidente, di questi contatti che risultano dai tabulati. Penso che sia l'accordo, no? Se no dobbiamo farglieli menzionare tutti, se non abbiamo... C'è proprio un'annotazione, c'è proprio l'annotazione? No, è un allegato, no? Se non sbaglio, è un Questo elenco. è un grafico. È un sostanzialmente. grafico elaborato con software di analisi, con l'Analyst, Sì. dove sono state interpolate le intercettazioni con i tabulati di traffico telefonico acquisiti agli atti del procedimento, e faccio riferimento ai tabulati dell'utenza di Casamonica Consiglio dal 1 gennaio 2018 al 18 aprile 2018 e il REC il 4737 del 2018. Faccio riferimento ai tabulati telefonici dell'utenza di Casamonica Consiglio dal 1 gennaio 2018, è lo stesso 4747, e il REC 12556 2016 ed è l'utenza di Vitale Cristiano, tabulati dal 1 gennaio 2015 al 20 ottobre 2016. E poi ci sono anche i tabulati dell'utenza di Casamonica Luciano, il REC il 4700 del 2018 per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 18 aprile 2018. Beh, se c'è il consenso li acquisiamo, se no li deve leggere uno per uno, come preferite. No, ma penso che su questo in genere c'è sempre, sono dati proprio oggettivi, numerici. Sì, appunto, è un dato documentale. Cioè, Sembra quasi un insulto alle nostre intelligenze di tutti noi stare qua a sentire. Quindi vabbè, c'è l'accordo, ma quindi è una notazione specifica? No, Presidente, è un elaborato grafico. Vabbè, basta che sia leggibile, insomma. Sì, ci sono tutti i riferimenti delle date, dei contatti, delle utenze e dei decreti di Vabbè, riferimento. allora poi formalizza la produzione su questo. Vabbè. Senta, altri accertamenti? Sempre in relazione alla Sempre in posizione... relazione a questa delega? Abbiamo verificato, come da lei indicato, abbiamo fatto accertamenti presso il CED, il Centro di Elaborazione Dati Interforze del Ministero dell'Interno, al fine di verificare le interrogazioni in banca dati SD eseguite da tutti gli operatori delle forze di polizia sul conto di Casamonica Luciano, Casamonica Consiglio e Migliarini Enrico. Sono stati presi in esame come range di riferimento temporali i periodi di interrogazione dal 1 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, dal 1 settembre 2016 al 31 ottobre 2016 e dal 1 maggio 2018 al 31 luglio 2018. Scusi, quindi erano questi periodi Sono i range che noi abbiamo riferibili a quegli episodi di sì, indagine diciamo a quelli significativi di indagine. Diciamo, l'unico dato investigativo, sono emersi comunque varie interrogazioni. L'unico, diciamo, per l'aspetto in trattazione è emerso che il 12 giugno del 2018 alle ore 8:18 12 giugno? 2018 alle ore 8:18 un ufficiale di polizia giudiziaria, non so se un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, tale Lepore Marina,
in servizio presso il nucleo valutario di Roma ha interrogato il nominativo di Casamonica Luciano. Questo è l'esito che è stato riferito all'autorità giudiziaria e non so poi il seguito. Allora, andiamo avanti. Vado avanti? Sì, andiamo a quello che è successo proprio nella Sì. giornata del 28, il giorno che Quindi stavano facciamo torniamo un passo alla indietro. escussione. 28 settembre. Sì, Torniamo all'assunzione di informazioni in Chi è stato procura. sentito per primo? È stato Baldini Marco. Appena termina la discussione di Baldini Marco, in cui venivano contestate le intercettazioni, venivano intercettate delle conversazioni in cui il Baldini, parlando con amici e conoscenti, riferiva di essere finito nei guai a causa di alcune telefonate con Casamonica Consiglio. Ed era preoccupato di poter essere indagato per favoreggiamento e falsa testimonianza. A titolo esemplificativo faccio riferimento a conversazioni ovviamente tutte del RIT 54-58-2016 e sono la progressiva 547 delle ore 14:55 del 28 settembre 2016, intercorsa con tale Sergio, testualmente: Sergio, di che si tratta? Baldini, non posso. Mi hanno contestato tutto grazie a sto telefono di merda, capito? Ecco, imprecazione. A me quando parlo al telefono di cazzate. Dai, Sergio, ci si vede con calma, abbi pazienza, mi hanno fatto un culo. Progressiva 1096 delle ore 10:35 del 30 settembre 2016, con tale Stefania, detta Nenna. Ma perché? Cosa è successo, Baldini? Te lo devo dire a voce. Al telefono, grazie a questo cazzo di telefono che io sono nella merda, capito? Nenna, Baldini, grazie a sto cazzo di telefono ed a gente idiota che racconta cose che non esistono al mondo al telefono e che ascolta poi te lo mette, capito? Proseguendo. Mimma, se sono in merda a causa di sto telefono di merda, capisci che è meglio che se ne parli a voce di certe cose. Nenna, comunque Marco, tu col telefono ci hai sempre fatto di tutto. Baldini, sì, infatti, basta, al telefono non parlo più. Stefania, ma chi sono? Casamon, come minchia si chiamano? Baldini, sì, ma perché fare nomi? Mi dici per telefono e continui a fare nomi? Sempre del 30, c'è la progressiva 1295 delle ore 16:47. Signor Presidente, mi scusi, la Caltanissetta? Sì? Si è interrotta un paio di minuti il collegamento, proprio nel momento in cui stava parlando del detenuto Casamonica Luciano, che mi interessava sentire quello che gli ha detto. Ma voi appena non sentite più dovete subito avvisare. Adesso Un minuto. No, non è più 2 minuti, spieghi. Dalle 11:45 alle 11:47. va bene, allora adesso vediamo un attimo con la sala regia di ripristinare il collegamento. Interrompiamoci un attimo. Sì, già il collegamento c'è. Sì, scusate da Messina, anche noi abbiamo avuto un'interruzione, ma dal 11:45 11:46, perciò quasi 2 minuti di interruzione anche da parte nostra. C'è stata una disconnessione comunque del segnale. Va bene, adesso comunque siete collegati, sentite, ripreso, giusto? Allora vogliamo riprendere Sì, un adesso. attimo il punto. A questo punto dobbiamo magari ripetere gli ultimi passaggi, no? Parlano entrambi 1 minuto o 2 minuti, sono stati sconnessi, quindi riprendiamo gli ultimi passaggi, quelli che erano relativi. Ditemi voi, da dove riprendiamo? Non è che aveva-
Sì, il passaggio questo dei rapporti con Vitale, giusto? Posso un attimo le due Caltanissetta e Messina, scusate. Qual è il punto? Siete in grado, anche tramite insomma, gli imputati che sono lì, di dire il punto in cui, fino a quando hanno sentito? Allora, il punto è quando il capitano di Carabinieri faceva una lista di telefonate che il signor Presidente diceva che poi da lì... Dai tabulati, Presidente. Il tabulato? Quando stiamo parlando dei tabulati telefonici? Si parlava di un grafico, dopodiché c'è stato ok. Va bene, grazie. Quindi hanno sentito fino al punto in cui lei ha illustrato il contenuto sinteticamente del grafico. Nel grafico sono interpolati dei flussi dell'intercettazione telefonica con i tabulati, sì, i Presidente. contatti telefonici. Quindi se riprendiamo da quel passato, quel punto. Poi abbiamo detto che su quello c'era l'accordo delle parti per produrre il grafico. Quindi torniamo... E quindi poi c'è stata un'interrogazione al CED, mi sembra l'altro argomento che ha parlato dopo. Quindi se vuole un attimo ripetere questo passaggio, che insomma su quelli sono state risultanze all'interrogazione al CED, che è l'unico argomento che abbiamo trattato prima, dopo l'interruzione. Sì, dobbiamo quindi ripetere l'esito della delega dell'autorità giudiziaria dopo l'interrogatorio di Vitale Cristiano del 22/11/2018. Quindi abbiamo accertato che Vitale Cristiano è proprietario di un motociclo targato... No, capitano, quello l'ha sentito. Delle interrogazioni al CED, capitano. L'ultima parte, l'interrogazione al CED. L'interrogazione al CED, chiedo scusa. Abbiamo fatto una richiesta, abbiamo acquisito al CED tutte le interrogazioni effettuate da tutti gli operatori delle forze di polizia sul conto di Casamonica Luciano, Casamonica Consiglio e Migliarini Enrico in vari periodi ritenuti di interesse per le indagini, e faccio riferimento ai periodi temporali che vanno dal 1 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, dal 1 settembre 2016 al 31 ottobre 2016 e dal 1 maggio 2018 al 31 luglio del 2018. In questi periodi, in questi gap temporali sono emerse varie interrogazioni per l'aspetto dell'imputazione nei confronti di Vitale Cristiano. È emerso che il 12 giugno del 2018 alle ore 08:18 un ufficiale o agente di PG, questo non è dato sapere, a nome Lepore Marina, che ha una user identificativo SD denominata, è un codice alfanumerico GLPR78P4, in servizio presso il nucleo operatorio di Roma, ha interrogato il nominativo di Casamonica Luciano. Sì, questo per la precisione, l'esito della delega, ma non come lei ha detto, con particolare riferimento all'imputazione di Vitale Cristiano. Per la verità questo a Vitale Cristiano non l'ha mai contestato nessuno. Allora andiamo avanti. Poi lei ha detto che dopo la discussione di Baldini Marco avete intercettato una serie di conversazioni, ci indica ritmo progressivo, dico tanto poi la perizia nel fascicolo del dibattimento già abbiamo sentito. Allora, le conversazioni di Baldini Marco subito dopo la sua escussione sono tutte del RIT 54/18/2016 e sono le progressive 547 delle ore 14:55 del 28 settembre 2016, la 1096 delle ore 10:35 del 30 settembre 2016, la 1295 delle ore 16:47 del 30 settembre del 2016. Abbiamo fatto poi un'analisi di tutti i contatti tra Baldini Marco e Casamonica Consiglio in quei giorni, ed è emerso che dopo la notifica dell'invito a presentarsi per rendere le dichiarazioni, che è avvenuta alle 19 del 26 settembre nei confronti di Baldini non ha più risposto a Casamonica Consiglio, sebbene Casamonica Consiglio lo avesse insistentemente cercato sia prima sia dopo l'atto istruttorio.
Cito le progressive. Sì, anche data e ora. Ok, sono tutte del RIT 5414 del 2016. Le progressive sono 699 delle ore 10:23 del 27 settembre 2016, 726 delle ore 15:34 del 27 settembre 2016. Se può precisare ogni volta se si tratta di tentativo di chiamata o di chiamata non risposta. La 699 è una chiamata non risposta, quella delle 10:23 del 27 settembre 2016. La 726 delle ore 15:34 del 27 settembre è un tentativo di chiamata. Progressiva 779 delle ore 20:13 del 27 settembre 2016 è una chiamata non risposta. Progressiva 802 delle ore 20:18 del 27 settembre 2016 è un tentativo di chiamata. Allo stesso modo un tentativo di chiamata la progressiva 844 delle ore 10:46 del 28 settembre 2016. Sempre un tentativo di chiamata la progressiva 858 delle ore 12:14 del 28 settembre 2016. Tentativo di chiamata al progressivo 864 delle ore 13:05 del 28 settembre 2016. Chiamata non risposta delle ore 19:53 del 28 settembre 2016 e del progressivo 934. Sempre una chiamata non risposta al progressivo 939, sempre del 28 alle 20:30 di sera. Poi progressivo 1010 delle ore 10:51 del 29 settembre, un tentativo di chiamata. Progressivo 1362 delle ore 21:43 del 1 ottobre, una chiamata non risposta. Progressivo 1556 delle 18:50 del 2 ottobre, è una chiamata non risposta. Progressivo 1651 delle ore 16:23 del 3 ottobre, è un tentativo di chiamata. Progressivo 1699 delle ore 19:22 del 3 ottobre è una chiamata non risposta. Progressivo 1847 delle ore 15:46 del 4 ottobre, chiamata non risposta. Progressivo 1899 delle ore 20:10 del 4 ottobre, uno squillo senza risposta. Progressivo 1905, ore 20:10 del 4 ottobre, segreteria telefonica. Progressivo 2026 delle ore 19:39, chiamata non risposta. Progressivo 21:40 delle ore 09:01 del 6 ottobre, chiamata non risposta. Progressivo 22:13 delle ore 15:50 del 6 ottobre, chiamata non risposta. Fino a qualche ora prima invece della notifica, quindi fino a qualche ora prima delle ore 19 del 26 settembre, erano stati registrati contatti telefonici tra Baldini Marco e Casa Monica Consiglio, in uno dei quali si accordavano per vedersi il giorno seguente, cioè il 26. Faccio riferimento alle progressive 107 del 24 settembre 2016, del RIT 5414 2016, progressiva 341 del 25 settembre 2016 del RIT 5414 del 2016. In una conversazione invece alla progressiva 460 del RIT 5414 2016 del 26, i due si erano accordati, del 26 settembre, i due si erano accordati per vedersi il giorno seguente, il 27 settembre. Quindi praticamente prima della notifica le telefonate con Casa Monica Consiglio erano normali, dopo la notifica non ce ne sono più. Però lei ha detto che dopo la notifica, mi corregga se sbaglio, c'era la telefonata alle 21:24 fra Baldini e Migliarini in cui dicevano ma questa è una barzelletta, no? Sì. È un testone, patapim, patapam. Sì. Conferma? Sì. Ok. Allora, dopo Baldini chi viene escusso? Capriotti Cadia. Ok. Dopo l'istruttore di Capriotti Cadia avete intercettato conversazioni utili? Sì, una progressiva
la progressiva 919 del RIT 5407-2016, Capriotti contattava il centro di revisione al termine della discussione e comunicava l'esito dell'istruttoria della sua audizione alla dipendente tale Sabina, alla quale riferiva di aver detto tutta la verità. Da questa conversazione emergono elementi per ritenere... Scusi. Prego. Da questa conversazione emergono elementi per ritenere che la Capriotti sospettasse di essere intercettata? No, assolutamente, è apparsa genuina. Aspetti un secondo, capitano, per farle questa domanda devo perdere un secondo. C'è anche una conversazione ambientale molto lunga. Sì, adesso la esaminiamo, aspetti un attimo che devo chiedere un'altra cosa. Ok, vado avanti. Dicevo, c'è una conversazione ambientale che poi, al termine della giornata di rientro a casa, c'è la progressiva 8 del RIT 5563-2016. Il RIT, scusi? 5563 del 2016. Quale intercettazione è questa? È un ambientale a bordo dell'auto di Migliarini Enrico. Ecco, diciamo gli estremi di quest'auto. È quella di prima? Sì, BMW 520, targata Firenze Domodossola 403 Bari Firenze. La conversazione è molto lunga, in linea... Sì, no, la data della conversazione intercettata? La progressiva 8 Sì. del RIT 5563 del 2016 del 28 settembre. 28 giugno. La conversazione è molto lunga, dal tenore si comprende come Capriotti Katia fosse all'oscuro di alcuni aspetti della vicenda che riguardava Migliarini e Baldini. E in altre conversazioni avete avuto una conferma a questa conclusione che avete tratto, perché non sembri una valutazione? Sì, ci sono delle conversazioni tra Migliarini e Corsi Zeffirelli che commentiamo a breve. Quindi poi dopo la Capriotti terminiamo con ci sta Migliarini Enrico. L'escussione di Migliarini Enrico stimola nuove intercettazioni che riguardano la famosa cambiale di 300.000 euro che avevamo indicato durante l'audizione precedente. Infatti, il 29 settembre, quindi il giorno successivo all'istruttoria del 28, Migliarini Enrico parla con tale Romano Fabrizio al telefono, faccio riferimento alla progressiva 2213 del RIT 5405 del 2016. E il Migliarini si lamentava delle dichiarazioni rese da Baldini Marco, minacciando di denunciarlo. Testualmente: no, non lo voglio più vedere, no, dopo quello di ieri io lo denuncio, ha fatto delle dichiarazioni pazzesche, ho capito, cioè ha dichiarato i soldi che mi deve davanti al notaio, fatti, i soldi che gli ho dato, eccetera, ha dichiarato che era tutto, che io dovevo cambiare il bilancio, meno male che ci stanno 7.000 testimoni, gli avvocati, le cose. Senta, aspetti capitano, sempre visto che lei ha partecipato all'escursione di Baldini, che abbiamo detto è avvenuta prima di Migliarini, lei sa se dopo, quando è stato sentito Migliarini, a un certo punto gli sono state contestate alcune dichiarazioni che aveva reso Baldini poco prima? Certo. Ok. Oltre a questa conversazione, il giorno seguente, quindi il 30 settembre del 2016, veniva captata un'altra conversazione di interesse relativamente al discorso della cambiale tra Migliarini Enrico e Baldini Marco.
ed è la progressiva 1295 del RIT 5458 2016. Testualmente Baldini: no Enrico, di certe cose non ne voglio più parlare, per favore, io non voglio parlare di niente al telefono, per favore, sono già nei guai per queste telefonate del cazzo. No, te lo spiegherò dopo, te lo spiegherò Enrico, te lo spiegherò a cosa c'entri te. Quando un giorno ci vedremo te lo spiegherò, delle cazzate che fai, grosse come case. Migliarini, loro stanno facendo il loro lavoro, anche mi sentono tranquillo, non è... Proseguendo in questa conversazione, Baldini rimproverava al Migliarini di aver detto agli inquirenti dell'esistenza della cambiale. È un'accusa che il Migliarini respingeva perché effettivamente di questa cambiale non aveva dichiarato il Migliarini, ma era emesso da delle intercettazioni. Per questo noi sapevamo della cambiale. Baldini era preoccupato del fatto che gli inquirenti fossero a conoscenza perché la riteneva potesse essere una prova di somme date ai Casamonica. Infatti dice Baldini al Migliarini: per causa tua sembra che Simone mi abbia dato 300.000 euro, mi abbia dato 300.000 euro. Il successivo 3 ottobre viene censita una conversazione tra Migliarini Enrico e il suo commercialista. Faccio riferimento alla progressiva 4230 del RIT 5405 del 2016, in cui si faceva cenno a questa cambiale. Nel dettaglio, dalla visione dei bilanci, il commercialista rilevava per l'anno 2013 un importo di 300.000 euro sotto la voce rilevato credito a Marco Baldini. Migliarini chiedeva anche se fossero registrate per lo stesso motivo uscite nel suo bilancio pari ad euro 100.000 e il commercialista rispondeva che nel 2012 risultava solo una voce in bilancio come altri crediti per l'importo di 110.000 euro. Sulla base di queste conversazioni l'ufficio di procura emetteva un decreto di sequestro della cambiale. Al momento dell'esecuzione però Migliarini Enrico consegnava una scrittura privata con Baldini per l'importo di 100.000 euro, fornendo riscontro degli effetti cambiari per l'importo di 100.000 euro. Non ho capito, vi ho prodotto la scrittura privata? Una scrittura privata e degli effetti cambiari? E degli effetti cambiari affirmati da Baldini per l'importo totale complessivo di 100.000 euro. Io ce l'ho in copia questi... Ecco, se ce l'ha produciamo, ne chiedo l'acquisizione, Presidente. Poi magari all'esito... Ah no, se... no, prendiamo... Lo... Sì, un attimo, adesso arriva il... Ma chi è? Quindi diamo atto che il Pubblico Ministero produce il verbale di sequestro di 20 effetti cambiari, nonché di una scrittura privata operato nei confronti di Migliarini Enrico dalle Carabinieri di Frascati il 3 ottobre 2016 con gli allegati documentali oggetto di sequestro.
quindi ci sono osservazioni delle altre parti, conoscete quest'atto? Possiamo vederlo, vero? Non bisogna dare, sì. Ok, conviene sempre che lo passa, se prima di darlo a noi il professore lo chieda. Sì, Presidente, ma io do per scontato che le Sì, parti va bene, però siccome poi se riconoscano- qualcuno lo chiede è corretto farglielo vedere in vista della Sì, memoria degli se atti. lo No, chiede, così se lo evitiamo di chiede, fare però. avanti e indietro. È una cortesia che le chiedo, prima di darlo a noi lo passiamo in visione. Va bene, intanto lo guardi, avvocato, poi vediamo, noi andiamo avanti, poi se ci sono osservazioni le formalizziamo. Prego, con il Ministero. Sì, grazie Presidente. Senta, lei ha già parlato degli incontri precedenti. Vorrei sapere se nella serata poi del 28 settembre 2016 è stato sentito dopo Migliarini anche Cozzi, Zeffirelli, Bacchieri e Luciano. Sì, E se vi risulta che successivamente Migliarini e Cozzi Zeffirelli si siano incontrati. sì. La tarda serata del giorno dell'audizione del 28 settembre 2016 erano le 23:38. Migliarini era in macchina, nella sua macchina monitorata, quella monitorata con RIT 5563 e Diciamo sempre l'anno del RIT. 5563 del 2016. La progressiva 10. Da questo scambio di battute tra Migliarini Enrico e Corsi, Zeffirelli, Bacchielli, Luciano si va a conferma che Casamonica Consiglio avesse prestato soldi ad entrambi. Testualmente Migliarini dice, riferendosi al Consiglio, a me non le ha fatte le pressioni, però ogni volta 200, 300, qui mi devi dare 4.000 euro, 5, 10.000 euro, capito? Poi tengo, gli regalo 500, 200, 300, capito? Se li vai a sommare, lo sai quanti 10.000 gli ho dato? Continuando, il Migliarini testualmente dice perché Marco, riferendosi a Consiglio, perché Marco gli ha detto che domani gli portavi i soldi, sono 3 anni e non glieli dà, sono 3 anni e mi rompi i coglioni a me, ed io per tenerlo buono, Riferendosi a Baldini. no, Migliarini riferendosi a Consiglio, a Sì, Casamonica sì, Consiglio. però il Presidente vuole dire Sì, Marco chi Marco è? era Marco Baldini? come Baldini. Sì. Chiedo scusa Presidente. Dal canto suo Zeffirelli testualmente riferisce a Migliarini, a me li ha prestati i soldi, e ribadisce tutto sanno, riferendosi agli inquirenti. Ecco, un'affermazione del genere da parte del Cozzi di Zeffirelli l'avete già intercettata in precedenza? Sì, è quella del 29 aprile 2016, quando era stato sentito dalla Polizia Giudiziaria. Faccio riferimento alla progressiva 380 del RIT 2530 2016 che abbiamo commentato prima. Durante questa conversazione ambientale Zeffirelli non è stato totalmente sincero con Migliarini. Testualmente, Corsi Zeffirelli, riferendosi agli inquirenti, però loro dicono 2000 glieli davi, 2005, gli davi 2005, sono rimaste, insomma gli devi dare ancora 16.000 euro. Migliarini, ma questo dove lo hanno visto? Zeffirelli, e che cazzo ne so? Migliarini, dalle telefonate. Questo discorso poi veniva ripreso la mattina seguente, sempre a bordo dell'auto monitorata. Faccio riferimento alla progressiva 21 del RIT 5563 2015. In questa circostanza Enrico ammoniva il Corsi
Zeffirelli, perché gli faceva rilevare che la sera prima gli aveva dato una versione diversa. Ieri sera mi hai detto che non glielo hai detto, ma mi stai dicendo che glielo hai detto, riferendo agli inquirenti. Nei giorni successivi? Nei giorni successivi Migliarini Enrico si trova a bordo della propria auto monitorata con la moglie e confida alla moglie che per risolvere questa questione ha bisogno di parlare con Casamonica Luciano, solo con lui posso parlare, dice. Non fa il nome di Casamonica Luciano, ma associa la figura di Casamonica Luciano al fatto che questi fosse reperibile presso il Palacavicchi, che è un centro congressi e eventi in zona Ciampino. Mi scusi, quella conversazione solo con lui posso parlare? È un ambientale. Sì, può indicare gli estremi? Sì. È la progressiva 47 delle ore 12 del 30 settembre del 2016, RIT 5563 2015. 2016, chiedo scusa. Quindi stava dicendo il Palacavicchi. Sì. E cosa vi porta a identificare in Luciano il soggetto del Palacavicchi? Perché nel corso delle intercettazioni più volte in orario serale notturno Casamonica Luciano si trovava lì al Palacavicchi. Avete intercettato in quei giorni conversazioni fra Migliarini e Luciano Casamonica finalizzate poi ad un incontro? Sì. Il 10 ottobre del 2016 ci sono state due conversazioni tra Migliarini Enrico e Casamonica Luciano. Faccio riferimento alle progressive 7360 e 7363 del RIT. Scusi, capitano. Se ci puoi ripetere i numeri progressivi. Progressiva 7360, 7360 e 7363 del RIT 5405 2016, entrambe del 10 ottobre del 2016. Da cui si comprende che comunque Migliarini e Casamonica non si erano ancora incontrati e in queste due conversazioni si fa cenno ad un appuntamento per il giovedì seguente, ovvero 13 ottobre 2016, al fine di definire il passaggio di proprietà di un'autovettura. Posso, Presidente? Prego. Forse mi è sfuggito, ma queste 7360 e 7363, Luciano Casamonica ha detto due Casamonica. No, due conversazioni Sì, con due, Luciano. sì, due conversazioni. Sì. Questa alla quale ha fatto riferimento, fra chi è? Presidente, io insisto che sono interlocuzioni Ma assolutamente... non ho capito, non è Sì, un'interruzione però, pubblico ministero, questo è un Ministero, chiarimento. scusi, se è Non ha sfuggito un detto po'. fra chi è, vorrei saperlo. No, avvocato, ci sono io, anzi se è sfuggito un passaggio non è che sono interruzioni finalizzate a chissà che, anche io prima ho interrotto, no? Se perdo un passaggio ma è lei meglio lo può chiedere. fare, Presidente. Comunque, Vabbè, alzo le mi mani. sembra che Va bene. non è, no, mi sembra francamente si può ripetere, si può riferire su questo. Sì, gli interlocutori Così sono chiedo- Migliarini Enrico e Casamonica Luciano. No, Migliarini, ecco, grazie. Enrico e Casamonica. Tutto qua, grazie. Prego. Prego, proseguire. Dicevo, in queste due conversazioni si fa riferimento, cioè si definisce questo incontro per il seguente giovedì, il 13 ottobre 2016, per definire il passaggio di proprietà di un'autovettura. Da accertamenti è emerso che il 19/4 del 2011
Capriotti Katia aveva acquistato da tale Casamonica Carmela, nata a Roma il 16/08 del 74, un'autovettura Fiat 500 targata Domodossola Napoli 243 Livorno Milano, che poi risulta ritargata con una nuova numerazione Empoli Salerno 243 Livorno Milano, che all'epoca diciamo, di queste conversazioni qua risultava ancora intestata a Capriotti Katia. E successivamente? Cioè vi risulta che ci sia stato un passaggio successivo o è rimasta intestata a Capriotti Katia? Io questo l'accertamento non lo so perché non l'ho fatto successivamente. Ma veramente risulta che sia stato fatto questo accertamento, capitano? Comunque, me lo segno, poi lo precisiamo. Mi dice con quale nota le ho comunicato? Con quella che era 17 febbraio 2017, se non sbaglio, quella conclusiva su Migliarini. Voi date atto di questo passaggio dalla Casamonica alla Capriotti e poi scrivete ad oggi è tuttora intestata. Comunque, ad oggi è tuttora intestata, all'epoca cioè al 2016 era intestata a Capriotti Katia? Al 2016 è la data della conversazione, io dico al 2017. Alla data di redazione dell'informativa? Capito? Spiegare il senso della domanda. Chiedo scusa. Siccome in quella certo. conversazione parlano di un passaggio di proprietà che sta per essere fatto, la domanda è stato fatto un passaggio di proprietà? Alla data di redazione dell'informativa, che è 17 febbraio 2017, risultava ancora intestata a Capriotti Katia, questo sì. Okay. L'incontro tra Migliarini Enrico e Casamonica Luciano avveniva intorno alle 13:20 di giovedì 13 ottobre, effettivamente, presso un'agenzia Acipra sulla via Tuscolana, a pochi metri da Porta Furba. Emergeva non solo da un contatto telefonico diretto tra i due, cioè tra Migliarini Enrico e Casamonica Luciano, e faccio riferimento alla progressiva 3366 del RIT 5415-2016, ma veniva anche documentato da un servizio di osservazione, controllo e pedinamento. Dell'incontro Migliarini Enrico rendeva edotto anche il fratello di Luciano, Casamonica Consiglio, con una conversazione che è la progressiva 3471 del RIT 5414-2016. Nel corso dell'OCP sono state eseguite delle riprese fotografiche di cui ho fatto stralcio, sono quelle contenute nella notazione di polizia giudiziaria. Sì, cioè dell'incontro fra Luciano Casamonica e Migliarini? Sì, Migliarini Enrico e Luciano Casamonica. Ci sono dei rilievi fotografici? Nel corso del servizio di OCP sono state fatte delle riprese. Che sono quelle poi riportate nella notazione? Sono quelle contenute nella notazione di PG. Lei le ha estrapolate, sono le stesse foto? Sono le stesse foto. Ne chiedo l'acquisizione, Presidente. Va bene, me ne faccio vedere, poi vediamo se qualcuno le vuole consultare. Quindi diamo atto che il pubblico ministero produce... Sì, ho fatto estrapolare solo la foto. 10 rilievi fotografici estratti in occasione del servizio di OCP del 13 ottobre 2016. Qualcuno li vuole vedere? Se serve qualcuno nessuno? No, ok. Chiedevo se qualcuno li volesse vedere. Allora, le altre parti non la osservano e quindi vengono acquisite al piacevole il dibattimento. Prego.
Senta, poi al termine dell'incontro. Sì. Miglierini Enrico risaliva a bordo dell'auto monitorata e si lasciava andare a un monologo. Basta, cioè parlava da solo? Parlava da solo, sì, era da solo in macchina. Faccio riferimento alla progressiva 360 del RIT 5563 2016. Testualmente, non si può più, pausa, non me le ha più cercate, pausa, sto qua, pausa, che devo fare? Hai ragione, io non posso, pausa, gli ho dovuto dare 9.000 euro, pausa, come si fa? Pausa. Mi scusi capitano, mi sono distratto. Ha indicato il progressivo di questa conversazione? Progressiva 360 del RIT 5563 del 2016. Ok, grazie. Senta, questa vicenda è finita. Presidente, io dovrei fare 2 o 3 domande ma velocissime su questioni su cui ha riferito nel corso dell'altra udienza. Poi dovremmo introdurre un capitolo nuovo, ditemi voi come preferite. Adesso è 12:30, andiamo ancora avanti un po', no? Ah. Sì, no, se voi avete intenzione di fare una breve pausa lo chiedevo per voi, per me possiamo proseguire. Vogliamo anticipare? Vabbè, intanto finiamo questa prima parte, no? Voleva fare delle domande. Sì, allora... No. No, scusate, forse non ci siamo intesi. Lei intendeva se facciamo la pausa pranzo, una piccola pausa pranzo, sia pure breve la faremo. No, non intendevo la pausa pranzo. Presidente, io posso proseguire serenamente. No, ma anche per il tempo, ti vuole usare un attimo? Ma 5 minuti magari Va per bene, prendere un po' di aria fuori il corridoio. Sì, poi facciamo veramente 5 minuti. Sono 3 flash che servono soltanto. Il primo è: vorrei sapere, nel corso di tutta l'attività di indagine, avete accertato se a Porta Furba, parlando di persone adulte ovviamente, imputabili anzi, oltre a Casamonica Giuseppe detto Vitalo, ci fossero altri Casamonica Giuseppe? No, non mi risulta ci fossero altri Casamonica Giuseppe. La seconda è questa: dai colloqui che abbiamo prodotto l'altra volta dal certificato del DAP, sembrerebbe che Casamonica Massimiliano sia stato ristretto nel 2010 solo a Livorno. Vorrei sapere se vi risulta da altri accertamenti che in una breve finestra temporale sia stato tradotto in un'altra casa circondariale. Sì. Casamonica Massimiliano. Casamonica Massimiliano. Era detenuto a Livorno, però il 7/4 del 2010 ha fatto ingresso a Rebibbia qua. E quanto c'è rimasto? Fino al 14 giugno 2010. E poi è tornato a Livorno? Sì, confermo. Ok. Ultima domanda, con riferimento alla vicenda Sanità Ernesto, vorrei sapere, le risulta che Primo Giovanni, cioè figlio adottivo di Sanità Ernesto, avesse una carnagione scura? Sì. Che lei l'altra volta ha detto che era nato in Etiopia. Sì. Vorrei sapere, le risulta, ha una foto qui? Sì. Ok, Presidente, ne chiedo l'acquisizione. In realtà è la stessa foto, credo che abbiamo già esibito alla Cerreoni, però questa è ingrandita, ne chiedo l'acquisizione. Va bene, ci sono osservazioni delle parti su questa produzione? No, nessuna. Allora diamo atto che il Pubblico Ministero produce una fotografia relativa alla persona di Primo Giovanni. Sì. Nato ad Addis Abeba 11 settembre 68.
Se non ho capito male, già facente parte del fascicolo fotografico esibito. Sì, chiedo conferma. alla Sicuramente alla collaboratrice Cerreoni è stata esibita anche la foto di Primo Giovanni, l'aveva anche riconosciuto. Chiedo conferma al capitano, è la stessa foto? Sì, è la stessa Ok. foto. Sì, va bene. Allora, le altre parti non lo osservano, viene acquisito il fascicolo per il dibattimento. Allora facciamo una pausa di 10 minuti, va bene? Grazie. Eccola, riprendiamo l'udienza. Allora, prego, pubblico ministero. Presidente. Allora, capitano, introduciamo un'altra vicenda complessa, speriamo di finirla entro oggi, è quella che riguarda la discoteca Marilyn. Se ci può dire, quindi sono i capi S e T, Sì. e poi c'è anche, perché è connessa al... S e T? S e T che sono connessi, riguarda l'usura e l'estorsione a Laurito Daniele. S è il 512 bis del Marilyn e T l'estorsione nei confronti di Laurito Daniele. Se ci può dire innanzitutto da cosa ha tratto origine l'indagine, cioè chi è che vi ha portato a indagare sul Marilyn? È stato un caso o no? No, ci sono le significative sul punto dichiarazioni rese da Cerreoni Depora, siamo partiti da lì. Quindi siete partiti, quindi è un'attività a riscontro di quanto riferito dalla Cerreoni? Sì. Ok. Piccola premessa, la discoteca Marilyn è riconducibile alla società Tris SRL, con sede legale in Roma, via di Libetta numero 7, costituita il 23 febbraio del 2009, i cui soci all'epoca dei fatti erano Di Marzio Giuseppina, detta Pina, con una quota del 67%, e Laurito Daniele con una quota del 33%. All'epoca delle intercettazioni si faceva riferimento alla discoteca Marilyn, ma in realtà l'insegna era variata in OM Club. Infatti nelle nostre informative noi abbiamo sempre indicato OM Club ex Marilyn. E dagli accertamenti camerali dal 6 settembre del 2013 risultava pendente un contratto di affitto dell'azienda Tris in favore della società Vacilon Latino SRL di Rosario Gomez Danilo Eribeto, nato nella Repubblica Dominicana il 16 maggio del 79, amministratore unico della Vacilon Latino. In cui conversazioni intercettate si faceva riferimento al gestore del locale ad un individuo che veniva chiamato Danny. La gestione da parte di questo Danny della discoteca durava fino a poco prima della fine del mese di dicembre 2015, quando, sempre dalle intercettazioni, è stato possibile ricostruire il subentro nella gestione da parte di tale Juan Carlos, che poi è stato completamente identificato in Montenegro Bobadilla Juan Francisco,
Francisco, scritto, nato in Ecuador il 4/9 del 79. Montenegro Bobadilla Juan Francisco, detto Juan Carlos, ha amministrato la discoteca OM Club ininterrottamente dalla fine del dicembre 2015 al mese di marzo 2016, quando a seguito della scarsa operatività aziendale, in data prossima al 18 marzo del 2016, e la data è certa perché c'è una conversazione telefonica di riferimento che poi commenterò, Juan Carlos ha dovuto interrompere la gestione, motivo per cui il locale è rimasto chiuso per qualche settimana, fino poi alla nuova riapertura il seguente 24 aprile del 2016. Premetto che la crisi economica di Juan Carlos è stato il motivo per cui anche questi si è poi rivolto a Casamonica Guerrino per ottenere un prestito dove sono stati concordati interessi su RAI, e faccio riferimento poi ai successivi capi U e V. U? E V di Vicenza. Ah, V, ok. In linea generale, dalle intercettazioni è emerso come Casamonica Guerrino partecipasse alla spartizione degli incassi, ma aveva anche un ruolo decisionale nella gestione delle politiche aziendali. Cito alcune conversazioni che poi richiamerò. Progressiva 16911 del RIT 8469-2015 del 15 gennaio 2016, testualmente di Marzo Giuseppina: siamo d'accordo io e Chicco lì dentro, a me se fai aspettare Daniele non me ne frega un cazzo, io e Chicco è giusto che li prendiamo. Altra progressiva è la 20746 del RIT 8469-2015 del 25 gennaio del 2016. RIT 8693-2015, progressiva 15173 del 7 marzo 2016. RIT 8693-2015, progressiva 16530 del 14 marzo 2016. 16530 progressivo, 16530. Scusi, capitano, l'ultimo progressivo che ha citato è 16530, giusto? No? 16530 sì, del 14 marzo 2016, RIT 8693-2015. Identifichiamo gli attori con le intercettazioni, così magari è più... Allora, Di Marzio Giuseppina, intestataria ed utilizzatrice dell'utenza 389 90 89 305, intercettata dal 3 dicembre del 2015 al 31 gennaio del 2016 con RIT 8469 del 2015. Laurito Daniele, utenza numero 392 34 22 984, intestata alla sua ditta individuale Laurito Daniele, intercettato dal 18 novembre del 2015 al 27 dicembre del 2015 con RIT 8045 del 2015. Casamonica Guerrino, detto Chicco, che talvolta Pina ha chiamato anche Mongolo, utenza numero 333 28 60 820, intestata ed in uso allo stesso Casamonica Guerrino,
intercettata dal 15 dicembre 2015 all'11 giugno del 2016 attraverso il RIT 8693 del 2015. Casamonica Massimiliano, detto Ciufalo, utenza numero 331 2298 378, intestata ed in uso lo stesso. Questa utenza è stata attivata il 25 settembre del 2015 all'atto della sua scarcerazione dalla casa circondariale di Frosinone. Utenza intercettata dal 15 ottobre del 2015 al 22 marzo del 2016 con RIT 7150 del 2015. Montenegro Bobadilla Juan Francisco, detto Juan Carlos, utenza numero 327 17 46 854, intestata alla sorella Montenegro Bobadilla Maria Cristina. Quest'utenza non è stata mai però intercettata. E Gabriele Enrico, ovvero il cassiere della discoteca M Club ex Marilyn, intestatario ed utilizzatore dell'utenza numero 347 27 21 337, anche questa utenza mai intercettata. Prima di Senta capitano, per collocare nel tempo, diciamo, il momento in cui secondo la nostra prospettiva i Casamonica entrano in questa attività, avete eseguito degli accertamenti bancari? Sì, abbiamo eseguito accertamenti bancari su tutti i rapporti bancari intestati alla Tris SRL ed in particolare dal conto corrente numero 6345 90 18 acceso presso la Cari Parma, aperto il 16 maggio del 2011 e chiuso il 21/4/2015, è emerso che nell'arco di un mese, cioè nel mese di novembre e inizio dicembre 2011, c'è stato un flusso di entrate complessivo di poco più di 50.000 euro, dal 3 novembre 2011 al 13 dicembre 2011. Tutto flusso. Aspetti. Forse c'è un microfono aperto. Giusto, ci stai tu a sentire o ci sto io a sentire? Guarda tu la Madonna, immediatamente metti sto telefono dove prendi per... Scusate, avete un microfono aperto da qualche sito? Sentiamo tutto. Proseguiamo, vediamo se... Senta capitano, allora torniamo Tutto a noi. flusso di denaro in contante. Ecco, in questo periodo. Guardi, vorrei sapere innanzitutto queste somme come venivano versate sul conto della Tris, bonifici, contanti? Interamente in contanti e in diverse rate distribuite nell'arco del mese. Ecco, diciamo, lo precisi giorno per giorno, somma per somma. Ok. Ma c'è uno stralcio della A meno che non su abbia, c'era una... Posso stamparlo entro la fine della giornata? Vabbè, allora ci riserviamo di produrre. Comunque, penso che su quello non ci siano problemi, si tratta della... ad ogni flusso di bancaria. entrate in contanti corrispondeva un'uscita più o meno di pari importo, dal 3 novembre 2011 al 13 Se sono dicembre. poche movimentazioni le possiamo anche Sono dire. una ventina, Presidente. Se sono tante, penso No? che Una per una decina. se siete in grado di dare lo stralcio della, diciamo così, della... Sì, Presidente, possiamo anche riservarci, produciamo la prossima udienza. Va bene, se c'è l'accordo anche degli altri, penso che su questo non ci siano problemi, no? Va bene.
Comunque posso sintetizzare: in entrata in contanti dal 3 novembre 2011 al 13 dicembre 2011 sono entrati 52.610 euro. Nello stesso arco temporale ne sono usciti 50.489,27. Ha detto i versamenti sono tutti in contanti, ha detto lei. Sì. E le uscite? Assegno bonifici. Ok, ma a ridosso delle entrate sono le uscite? A cavalli temporali, 3 novembre 2011 sono entrati 14.420 euro in contanti e il giorno dopo 14.400 in uscita con assegno bonifico. 4 novembre 2011 sono entrati altri 2.500 in contanti, il 7 novembre 3.840 in contanti, il 10 novembre ne sono usciti 3.389 più 627 il giorno prima tramite assegni bonifici. Il 14 novembre sono entrati 11.000 euro in contanti. Vabbè, poi magari se producete questo stralcio, diciamo, di questa parte della notazione non c'è bisogno, no? Credo al pubblico ministero di menzionarli tutti, se no glieli facciamo menzionare e la facciamo finire. Sì, Presidente, ha ragione, mi scusi, mi ero distratto e non lo stavo sentendo più. No, il capitano è andato avanti, si stoppi, in modo capitano. solerte, però. Senta, capitano, prima di iniziare, diciamo, se può fare, per la gioia di tutti, un riassunto di quello che sta per dire nelle prossime 3 ore, così non ci perdiamo, se ci spiega, con particolare riferimento... Abbiamo documentato sistematiche di partite di Casamonica Guerrino che si portava alla discoteca e prelevava sistematicamente delle somme di denaro. Parte di queste somme di denaro, una parte la tratteneva per sé, la parte più importante, un'altra parte, che poi era sempre la stessa e sempre la metà di una quota destinata a Laurito Daniele, veniva consegnata a Casamonica Massimiliano detto Ciufalo. È emerso anche l'esistenza di una relazione sentimentale tra Casamonica Giuseppe detto Bitalo e Di Marzio Giuseppina, che aspetto che era stato indicato da Cerioni Deborah. È emerso che Casamonica Giuseppe, sebbene in carcere, aveva posto il veto a che il fratello Massimiliano prendesse la sua quota di denaro anche da parte di Pina, ma le disposizioni erano che la quota di Massimiliano doveva pervenire solo dalla quota di incassi riservata a Laurito Daniele. E perché? Che rapporto c'era fra Casamonica Massimiliano e Laurito Daniele? Laurito Daniele è stato è stato contattato appena uscito dal carcere da Casamonica Massimiliano. Laurito Daniele è andato anche a Portafurba a Casamonica Massimiliano. Sul punto poi ci sono anche delle dichiarazioni testimoniali che ha reso all'ufficio di procura. Sì, la domanda gliela faccio in maniera più esplicita, allora poi passiamo alle conversazioni. È emerso una posizione debitoria di Laurito nei confronti di Casamonica Massimiliano? Sì. Ok, allora aspetti un attimo. Allora, partiamo dalla... lei ha detto è emersa l'esistenza di una relazione sentimentale fra Di Marzio Giuseppina e Casamonica Giuseppe detto Bitalo. Partiamo da qui, ci dice quali sono le risultanze da cui emerge questa circostanza. Faccio riferimento alla progressiva 5.433
del 16 dicembre 2015, RIT 8469 2015. È un messaggio di testo di Di Marzio verso Laurito, testualmente. Ho trovato la lettera, c'è un errore di battitura, VJE, che dovrebbe essere che mi ha scritto P puntato. Mio padre l'aveva nascosta, lui mi ama ancora e non è per niente arrabbiato. Ecco, come fate a dire che si sta riferendo a Casa Monica Giuseppe? Perché poi c'è questo SMS, viene commentato da una successiva conversazione telefonica. Può dire l'orario dell'SMS e l'orario della telefonata che sta per commentare? Allora, solo un secondo che prendo l'orario dell'SMS. L'SMS è alle 9:44 del 16 dicembre 2015, mentre la conversazione è subito dopo alle 9:45 del 16 dicembre 2015. Questa è una conversazione telefonica tra Laurito Daniele, Di Marzio e Giuseppina, la progressiva è 5432 del RIT 8469 2015. Commentano l'SMS, Pina, è innamorato. Poi cita testualmente il testo della lettera: io non è che ti voglio bene, io ti amo, non ti scorderò mai per tutto quello il bene che mi hai fatto a me e alla famiglia mia e a tutti quanti. La risposta dell'Laurito è stata eloquente: mamma mia, ne potevo fare 10 copie per favore, ne devo portare a un po' di gente. Che si facesse riferimento a Casa Monica Giuseppe in un tratto successivo di questa conversazione, Di Marzio e Giuseppina, riferendosi a colui che le aveva spedito la lettera, dice sta a Frosinone, quindi dopo prendo, e Laurito dice sì, no, vabbè, ma aveva detto Chicco, Chicco sarebbe Casa Monica, il diminutivo di Casa Monica Guerrino. Questa conversazione è del 16 dicembre 2015, effettivamente Casa Monica Giuseppe dal 26 novembre 2015 era stato trasferito a Frosinone proveniente dal carcere di Velletri. Sempre relativamente alla relazione sentimentale e a questa lettera si fa riferimento in una conversazione telefonica intercorsa direttamente tra Di Marzio Giuseppina e Casa Monica Guerrino detto Chicco e la progressiva 818 RIT 8693 2015 del 19 dicembre 2015. Pina dice che ti stavo dicendo no, perché mi aveva scritto, poi l'ho ritrovata quella cosa. Poi dico, e Casa Monica Guerrino, ah, che t'ha detto tesò? Di Marzio e Giuseppina, e poi ti dico, Guerrino, te l'avevo detto io che ti aveva scritto, tesò? Di Marzio, e avevi ragione, l'ho trovata. Questa conversazione è anche importante perché si fa riferimento alla spartizione degli incassi della discoteca in 3. Guerrino, però tesò una cosa, stasera ce lo prendiamo qualche soldo per Natale? Di Marzio, tesò, te lo giuro su mia madre. Guerino, cioè se sono 2000 euro dividiamoceli tutti e 3, tesò. Di Marzio, va bene tesò. Sempre in questa conversazione Casa Monica Guerrino si aspettava che avrebbero almeno percepito 500 euro a testa. Di Marzio lo rassicurava dicendo che comunque in qualsiasi modo Guerrino avrebbe ottenuto i 500 euro, avrebbe preso la loro parte. A me, dice Guerrino, a me di Daniele non me ne frega niente stasera tesò, cioè quello che è ci dividiamo tesò, a me se dice che deve pagare quello sono cazzi suoi tesò.
Di Marzio, paga col 26, tesoro, tanto c'è un'altra serata. Guerino, a posto, tesoro. Di Marzio, però vediamo pure che incasso fanno, perché se l'incasso è basso, e Guerino dice, però tesoro, come minimo 500 euro ciascuno ce li prendiamo per farci la spesa, quello che ci serve, tesoro. Di Marzio, io e te ce li prendiamo, poi se Daniele non se li vuole prendere, non se li prendesse, che ti devo dire? E Guerino dice, io ho chiamato apposta a te, tesoro, facciamo i conti, tesoro, di quant'è, basta, tesoro. Sempre in questa conversazione si fa riferimento al cassiere Enrico, e Di Marzio dice a Guerino che aveva già avvisato Enrico, cioè Gabriele Enrico, che non dovevano toccare i soldi d'incasso perché Casamonica sarebbe andato lì verso le 3 e si sarebbe fatto consegnare i soldi dal cassiere. Testualmente, la Di Marzio, calcola che la festa l'ha portata lei, però io ho avvisato Enrico di non far toccare una lira a nessuno. Guerrino, è brava, dillo ad Enrico. Di Marzio, gli ho detto, poi viene Chicco e te la vedi con lui, e poi vengo anch'io. Guerrino, ok, altrimenti tesoro, io nel caso, che ne so, per le 3 vado da Enrico e vedo quanti soldi ha fatto. Di Marzio, sì, diglielo, tanto lui già sa. Guerino, li prendo, li conto e poi tesoro ce li dividiamo. Di Marzio, già lo sa tesoro, gli ho detto di non far toccare niente a nessuno. Fatti i conti con Chicco quando arriva, gli ho detto. Guerrino, ma quando egli dice ad Enrico, quanto hai fatto? Tot, ok, contiamo i soldi tesoro e poi ce li dividiamo tesoro. Paghi il coso. Di Marzio, soltanto la percentuale ai ragazzi che non c'entrano niente. Guerino, quanti sono? Il 20%? Di Marzio, non lo so come ha preso accordi Daniele. Va bene tesoro. Sempre in questa conversazione Guerino diceva alla Di Marzio che era stato al colloquio con il padre e aggiungeva che sarebbe tornato la settimana successiva per portargli della spesa e dei soldi in occasione delle imminenti festività natalizie. Effettivamente il 18 dicembre, giorno precedente a questa conversazione, Casamonica Giuseppe aveva fatto un colloquio con il padre, Guerino, la convivente Tollicatia e il figlio minore Massimiliano. A questo punto la Di Marzio diceva a Guerino che gli avrebbe dato anche una somma destinata al padre detenuto. Facciamo una cosa, se prendiamo 500 euro ciascuno, tu tieniteli, 200 te li do io per tuo padre, poi te li do io. Questa serata qui, di cui fanno riferimento attraverso un'altra conversazione, la progressiva 979 del RIT 86-93-2015, non era andata come sperato, al punto che la Di Marzio era venuta alle mani con l'organizzatrice e si era poi impossessata della somma di 500 euro quale rimanenza di incassi, che poi aveva concordato di dividere con Casamonica Guerrino. Relativamente al debito con Casamonica Massimiliano, invece, le prime conversazioni sono state intercettate il 22 ottobre del 2015. Casamonica Massimiliano era tornato in libertà un mese prima, il 25 settembre del 2015. Il 22 ottobre Laurito Daniele si era recato presso l'abitazione di Casamonica Massimiliano a Porta Furba. Faccio riferimento alla progressiva 903 del RIT 7150-2015 delle 9:50 di mattina. Daniele, in Brogliaccio, in sintesi, Daniele chiama Massimiliano e gli chiede dove sia. Massimiliano dice di essere a casa ed appreso ciò Daniele asserisce di essere davanti casa di Massimiliano. Quindi, posto che c'è stato questo incontro il 22 ottobre, successivamente venivano, in successione temporale, venivano intercettati vari contatti
tra Casamonica Massimiliano e Laurito Daniele. Nel corso di questi contatti Casamonica Massimiliano sollecitava un incontro di persona con Di Marzio Giuseppina, sempre per il tramite di Laurito Daniele. Questi contatti sono le progressive 26-23, 27-45, 27-46, 27-54, 36-02, tutti del RIT 71-50 del 2015. Le più significative nel senso, indico la 27:45 delle ore 14:17 del 3 novembre ed è un SMS tra Laurito e Casamonica. Laurito con un SMS dice testualmente a Massimiliano: scusa, ma avevi pure detto che andavi a pranzo, Pinuccia sta un po' influenzata, mi ha detto se facciamo domani alle 12, per te va bene, fammi sapere se passo. Nella progressiva 27:54 del 3 novembre delle ore 15:15 c'è una conversazione telefonica tra Massimiliano e Laurito Daniele. Daniele testualmente: no, mi ha chiamato adesso Pina, poi prima mi sono scordato che eri a pranzo, infatti ha detto porco, ti ho mandato il messaggio, mi ha chiamato e mi ha detto digli se possiamo domani mattina che sono un po' influenzata. Ha fatto vabbè, mo lo chiamo, poi ti ho mandato il messaggio. Mannaggia la matosca, vabbè, domani a che ora? A mezzogiorno ti passo a pigliare, andiamo a pigliare il caffè e poi ti riporto giù. Il motivo per cui Casamonica Massimiliano chiedeva insistentemente di poter incontrare Pina veniva poi chiarito durante una conversazione intercettata il seguente 10 novembre del 2015 tra lo stesso Laurito e Casamonica Massimiliano. Faccio riferimento alla progressiva 3782 del RIT 7150 del 2015. Sostanzialmente Casamonica Massimiliano, infastidito per l'atteggiamento sviante della Di Marzio, che ovviamente cercava di non incontrarlo, l'accusava di aver rubato i soldi. Testualmente Casamonica Massimiliano a Laurito: ma non capisco qual è sto problema che non mi vuole vedere, che c'ha paura che gli dico in faccia quello che ha fatto e si è rubata tutti i soldi? Tanto glielo dico, tanto glielo dico, io quello che sto aspettando, che gli dico tutti che si è rubata, io glielo dico, quello c'ha paura lei? Durante questa conversazione la questione di questo debito che Massimiliano contesta emerge che è riconducibile agli incassi della discoteca, infatti si fa riferimento alle serate organizzate per la discoteca. La conversazione è abbastanza lunga. Poi questo aspetto emergerà in maniera più chiara nei giorni successivi. Faccio riferimento alla progressiva 825 RIT 8045 2015 del 19 novembre del 2015. Questa è una conversazione che intercorre tra Laurito Daniele e Di Marzio Giuseppina, in cui raccontano derelato l'esito dell'incontro che avevano avuto con Casamonica Massimiliano. Ci arriveremo adesso. E da qui emerge che Casamonica Massimiliano sosteneva che una festa organizzata per il Capodanno era andata, secondo lui era andata bene, motivo per cui la Di Marzio si era appropriata dell'incasso senza dividerlo con lui. L'11 novembre del 2015 veniva intercettata un'altra conversazione tra Casamonica Massimiliano e Laurito Daniele. Faccio riferimento alla progressiva 3897 del RIT 7150 2015.
E in questa conversazione Daniele diceva a Massimiliano di aver parlato con Pina per convincerla a partecipare all'incontro, ma la donna aveva risposto che le avevano consigliato di non parlare con nessuno. E Laurito, senza aggiungere altro, concludeva dicendo che i dettagli glieli avrebbe riferiti l'indomani pomeriggio durante un incontro di persona con Casamonica Massimiliano. Questo incontro poi, che era stato programmato per l'indomani, quindi per il 12, in realtà poi è stato rimandato alle 9:30 circa del 13/11/2015, sempre in vicolo di Portafurba, ed è stato, concordato attraverso dei contatti telefonici, e faccio riferimento alle progressive 4014, 4205 e 4212 del RIT 7150 del 2015. Non è stato possibile eseguire un servizio di OCP nell'immediatezza, però, siccome era in atto un servizio di osservazione in quella zona, è stato possibile documentare la presenza di Laurito Daniele, o meglio dell'autovettura, prendo un attimo la notazione, o meglio dell'autovettura Chevrolet Matiz targata Delta Domodossola Azzorro 116 Napoli Ancona, intestata a Mazzei Carlotta, nata Crotone il 01/07/1951, che da successivi accertamenti è risultata la mamma di Laurito Daniele. Consideriamo che l'indagine all'epoca era iniziata da poco, per cui ancora non si aveva contezza dei mezzi né delle fisionomie dei soggetti. Infatti i militari dichiarano di aver visto uscire questa autovettura con un uomo alla guida. Però di fatto la macchina era intestata alla mamma di Laurito Daniele. È importante perché proprio in quel momento, lì a Portafurba, c'era anche Frittella Pamela, titolare del centro estetico Femme Fatale, di cui ai successivi capi di imputazione. E la sua presenza lì, come emergerà da successive intercettazioni che andremo a commentare, emerge dal fatto che il Laurito era stato interessato anche per individuare un compratore per il centro estetico Femme Fatale di via Tuscolana. Relativamente invece poi all'incontro di Marzio Giuseppina, Laurito Daniele e Casamonica Massimiliano, è avvenuto alle 16:30 del 18 novembre del 2015 presso il ristorante Meo Pinelli, che si trova a Piazza Cinecittà, numero 59 a Roma. Che l'incontro fosse lì è emerso da una conversazione intercorsa tra Laurito Daniele ed un individuo poco prima, in cui Daniele diceva che alle 16:30 di quel giorno aveva un appuntamento con terze persone, senza fare riferimento, presso il Meo Pinelli. È la progressiva 1 del RIT 8045, perché erano appena partite le intercettazioni di Laurito Daniele. L'accordo di questo incontro a tre era avvenuto attraverso dei contatti telefonici diretti tra Casamonica Massimiliano e Laurito Daniele, e faccio riferimento alla progressiva 4929 del RIT 7150 2015,
da dove si è appreso che i due si sarebbero incontrati a breve. Daniele infatti aveva chiesto a Massimiliano se doveva passare a prenderlo, Massimiliano aveva risposto inizialmente di sì, poi però Massimiliano ha chiamato Daniele, progressiva 4933 del RIT 7150 2015, dicendogli che si sarebbero visti direttamente sul posto. Che la Di Marzio fosse presente è emerso da una conversazione diretta intercettata pochi minuti prima delle 16:30 direttamente da Laurito Daniele, il quale la contatta sull'utenza che poi successivamente è stata intercettata, quella intestata all'Enuso, la 389 90 89 305, e le chiede, la donna dice che stava parcheggiando e che lo stava raggiungendo. Questa conversazione diretta tra Laurito e l'utenza della Di Marzio Giuseppina è la progressiva 16 del RIT 8045 2015 delle ore 16:36. Allora, durante questo incontro del 18/11/2015 al Meo Pinelli, sicuramente Casamonica Massimiliano, Laurito Daniele, Di Marzio Giuseppina hanno parlato del debito in essere, tant'è che il giorno seguente vengono intercettate due nutrite conversazioni tra Di Marzio Giuseppina e Laurito Daniele in rapida successione temporale, in cui proprio fanno riferimento al debito pendente con Casamonica Massimiliano. E da qui e poi si comprende come Casamonica Massimiliano accusasse la Di Marzio del fatto che comunque in effetti la festa danzante a cui si fa riferimento per il prestito di denaro in realtà era andata bene, e quindi la Di Marzio non aveva, si era rubata i soldi, si era trattenuti i soldi per sé. Queste progressive sono la 825 delle 11:49 del 19 novembre del 2015 del RIT 8045 2015 e la 847 delle 11:55 successive, sempre del 19/11/2015 e sempre del RIT 8045 del 2015. Conversazioni che cerco di sintetizzare. Raccontano quindi, Di Marzio e Laurito rievocano l'incontro del giorno precedente. Con Casamonica Massimiliano. Con Casamonica Massimiliano. E quindi Laurito Daniele e Di Marzio, sostanzialmente la Di Marzio accusa Laurito Daniele di aver detto delle false informazioni a Casamonica Massimiliano, motivo per cui Casamonica Massimiliano la stava accusando di aver rubato i soldi. E quindi la Di Marzio è anche stizzita nei confronti di Laurito. Laurito Daniele, che metti in discussione? Guarda che io quando sono andato a parlare con lui non ho mai detto che ha rubato 100 euro nessuno, lui mi ha chiesto dove sono finiti. Di Marzio, sì, fa sempre le battute, tu dicendo così è come se ammettessi. Laurito, no, ma infatti gli ho dato la spiegazione, no, perché lui dice era pieno di gente, lui continua a ripetermi era pieno di gente, gli ho fatto guarda che là dentro le prevendite, le cene che non c'erano e quant'altro. Di Marzio, ma quante spese erano, Daniele? Ti ricordi quante spese erano? Laurito Daniele, ma non solo, cioè nel senso il carico bar, se nel senso avremmo incassato il bar, gliel'ho detto quello pure, infatti l'altro giorno, ma gliel'avevo detto pure a casa sua. Qui a un certo punto la Di Marzio, ovviamente innervosita perché non accettava le insinuazioni di Casamonica Massimiliano, diceva a Laurito che dopo Capodanno, e ciò ovvero quindi stiamo a novembre, dopo un mese e mezzo, avrebbe ceduto le sue quote della società a Casamonica. Testualmente, me faccio Capodanno ed io esco dalla società.
Adesso gli ho detto trova la persona, te regalo la famiglia, le cose mie, io esco a gennaio dopo Capodanno. Ho parlato pure con mio fratello, mi ha detto sì, lasciali così, faglieli mangiare, tanto quando arrivano tutti quanti. Tanto te hai dimostrato, quindi qual è il problema? Di Marzio poi riprende il discorso che avrebbe detto ai Casamonica. A Casamonica Massimiliano durante l'incontro, gli ho detto trova un cristiano normale. Gli ho detto io, dopo Capodanno se sedemo, Pina vi regala questo qua, così mangiate tutti quanti, state tranquilli, tanto la vita è corta, lo sai bene pure te, lo so bene pure io esco dalla società, non me ne può fregare di meno, cioè non me ne può fregare di meno proprio, io ricomincio a lavorare, è andata bene così, cioè va bene così, non me ne frega niente da niente, cioè io a ladra, ma che davvero, e cioè mo stiamo a giocare, stiamo. Cristiano normale. Quindi com'è che dice trova un cristiano normale? Sempre nel corso di questa conversazione la Di Marzio invitava il Laurito a reperire tutta la documentazione contabile in loro possesso, così poteva giustificare le uscite di questa famosa serata e dimostrare che lei non aveva rubato nulla. E parliamo di un incasso che la Di Marzio avrebbe rubato, che la Di Marzio indica in 100.000 euro, testualmente. No, ma poi tirami fuori quello là dell'avvocato, se no mi tocca richiamarlo, lo richiamo, me lo ridà, non è un problema, però se ce l'hai, se me lo stampi per cortesia, così almeno io i pezzi di carta ce l'ho. Sempre durante questa conversazione Pina riferiva che la questione di questo debito era stata per la questione di questo debito era stata chiamata il giorno prima, cioè quindi il giorno dell'incontro con Massimiliano, dal Mongolo, che poi risulta essere un soprannome di Casamonica Guerrino detto Chicco. Probabilmente in effetti Casamonica Guerrino ha un po' gli occhi a mandorla. C'è il soprannome, loro lo chiamano così. No, il soprannome suo è Chicco, lei lo chiamava per fare riferimento a lui, lo chiamava Mongolo. Appunto. Ma poi c'è un'associazione anche durante le conversazioni dove la certezza è sua. Lui poi lo dimostreremo, lo devo solo precisare. Non lo so perché sono vari appunti che sto utilizzando. Quindi stavamo dicendo, Pina riferiva che per questa questione del debito era stata chiamata il giorno prima da Casamonica Guerrino, che indica come il Mongolo. E quindi la Di Marzio raccontava a Laurito quello che aveva, l'esito di questa conversazione che aveva avuto con Casamonica Guerrino, il quale raccontava che aveva risposto a Guerrino di voler risolvere questa questione con il padre di Guerrino, cioè con Casamonica Giuseppe, precisando che sarebbe stata disposta a parlargli anche per telefono, tramite corrispondenza, oppure anche a casa. A casa in che senso? A casa loro, a casa Portafurba. Ma in che senso? Era detenuto, no, Casamonica Giuseppe? Certo, con i parenti è detenuto. No, Casamonica Giuseppe all'epoca era detenuto. E quindi, cioè a casa loro in che senso? A casa di Casamonica. Vabbè, poi ci torniamo. Sì, per parlare telefonicamente con il padre, con Casamonica Giuseppe. Cioè di andare a casa loro quando lui riceve fa la telefonata dal carcere a casa. Certo. Testualmente. Chiedo scusa, pubblico ministero, senza che si irride per l'interruzione, ma per noi è molto difficile il controllo dei brani che il capitano legge, perché non abbiamo le trascrizioni. Ci può indicare qual è il passaggio della telefonata in cui la Di Marzio dice che aveva parlato con Guerrino il giorno prima? La progressiva 825. Sì, no, dice l'avvocato, se può leggere proprio il passaggio, lo legga. Sì, un secondo. Perché non lo riesco a trovare qui, perché viene prima, diciamo, dell'ultimo che lei ha citato, e quindi allora guardi,
Grazie. Prego. È molto difficile. Che sì, che è l'unico qua sparata e dell'avvocato. Aspetti che non abbiamo capito, chi chiama? Pronto? Non ho capito, chiedeva? Non deve andare direttamente con la linea riservata. Non possiamo fare una telefonata? Un attimo perché deve andare dalla linea riservata, se no interrompe l'udienza. No, che faccio tutto? Sì. Ci siamo buttati allora. Chieda un attimo, Dice che si sente in aula, non va bene. E chi era qual era l'imputato che voleva parlare col difensore? Mi scusi, Spada Avizio aveva bisogno di parlare con il suo avvocato. Chi è l'avvocato di Spadalì? L'avvocato Colemme. Avvocato Colemme, lo chiami direttamente lei. Adesso lo chiama il difensore. Va bene? Grazie. Prego. Allora, torniamo un attimo al passaggio quindi precedente. Allora, il tratto della progressiva 825 che stavo commentando è il seguente, testualmente: Di Marzio Giuseppina. No, ma secondo me, vabbè, calcola che forse è stranito di quella persona là, ci fa l'amico, c'è cosa, però del mongolo. Ieri mi ha chiamato poi, Laurito Daniele, Giuseppina, ha continuato a dirmi la stessa cosa, quindi gli ho detto: guarda, fammi una cosa, fammi parlare con tuo padre al telefono. Gli ho detto: se no mi può scrivere. No, te scrive. Gli ho fatto: fammi parlare al telefono con tuo padre. Gli ho detto: io tanto la colpa è la mia, la ladro so io, tutto quanto, tutto a posto. Vabbè, che dobbiamo fare? Comunque allucinante, cioè quello ancora te continua a dire così e quell'altro così, cioè vabbè, tanto alla fine la ladra so io, quindi a posto così. La ladra so io. La ladra. Vabbè, tanto alla fine la ladra so io, dice Giuseppina. Quindi a posto così, poi i conti se fanno alla fine, che tanto voglio vedere quello che ci crede, è inutile che il fratello, il coso, la sorella e tutto quanto. Sempre di... Ok. Vado avanti nella trascrizione per precisare altri aspetti. Sempre Di Marzio Giuseppina, io ho le spalle grosse, non c'ho problemi io, cioè fra l'altro stanotte manco dormito, ma sai perché, Daniele? Perché te lo dico in faccia, perché ti hai detto che non lo sai se io ho rubato a Capodanno. No, Pina, guarda, l'ha detto quello, ha detto. Cioè a me se mi avessero detto: ma che Daniele ha rubato a coso? Ma che ha rubato? Io ma veramente? Di Marzio Giuseppina, se avessi rubato 100.000 euro, scusa, ma dimmi, rispondimi, ma stavo con le pezze al culo se non c'avevo 100.000 euro? Io non spendo, tu lo sai che io non mi vesto de marca, non vado a destra e sinistra, 100.000 euro a me mi durano una vita. Ma addirittura la colpa è anche la mia, dai, sto facendo sempre i pezzi di Pina. Daniele, che metti in discussione? Guarda che io quando sono andato a parlare con lui non ho mai detto che ha rubato 100 euro nessuno. Lui mi ha chiesto: dove sono finiti? Pina, sì, fa sempre le battute, e tu dicendo così è come se ammettessi. Ma infatti gli ho detto la spiegazione, no, perché lui dice era pieno di gente, lui continuava a ripetermi era pieno di gente, gli ho fatto: guarda che là dentro le prevendite, le cene, non c'era quant'altro. Io gli ho detto pure al mongoloide, a me mi avete rotto, Pina, io gli ho detto pure al mongoloide, a me mi avete rotto il cazzo tutti quanti. Mo, guarda, io mi faccio Capodanno, e quella storia là che dice trova un cristiano normale. Poi la questione dell'avvocato. La conversazione riprende con la progressiva 847, sempre del ritto 8045, del 19 novembre 2015, 11:55, in questo modo.
Giuseppina continua, ora glieli regalo, tanto quelle che valgono più di 100.000 euro, no? O no? 100.000 euro ci valgono, minimo, glieli regalo, tanto non arrivano da nessuna parte perché è tanto inutile, e li faccio contenti e coglionati a tutti quanti. Di Marzio, perché io non ho toccato una lira a loro, per carità, ma io mi sono tolto il piatto davanti alla bocca, ho finito i miei per quello, i miei li ho finiti tutti, perché non so il coso, a parte i 10 di quello là, perché non è che ci sono andate in vacanza, ok? Ma bensì servivano sempre per quella cosa là, per la Cassazione, ok? Sono 35 più 10 di coso. Sempre avanti nella conversazione, cioè non esiste una cosa del genere, non esiste, se lo tenessero, ci mangiassero dentro, facessero quello che gli pare, riferite alla discoteca, così me li tolgo tutti dal cazzo, tutti, e ricomincio da zero, io non ho paura, non ho problemi, sempre proseguendo. Ma se lo tenessero, sempre Pina questa qui, se lo tenessero, sai che bello, aprono loro e dopo 2 secondi glielo chiudono, perché poi dopo quello sarà, glielo faccio chiudere, non è che glielo faccio cosare, così imparano, cioè tutto sì, ma ladra no. Ma per carità di Dio, a me 100.000 euro mi durerebbero non so quanti anni, perché io non spendo un cazzo, Daniele, io non spendo un cazzo. Laurito, Pina, quando però ovviamente si mettono a parlare tra loro dentro casa e quant'altro e tirano fuori ste cose e poi dopo magari quando è il momento neanche te le dice, è perché tanto è sempre sto modo di fare, per parlare intorno, perché lui alla fine Casamonica Massigliano, lui alla fine ha cominciato a dire dello Shango. Io gli ho detto guarda che lo Shango 3 anni prima, è il primo locale che abbiamo avuto, dice Di Marzio, dopodiché siamo usciti dallo Smart. Di Marzio, proseguendo nel discorso, a Daniele, guarda che quando esce quello è quello che deve dare i soldi a me, non ci credi? Ah certo, ma io lo so, quello gliel'ho detto pure a lui, ma lui alla fine, a parte che noi stiamo fuori 80, Daniele, perché lui ne ha dati 180. Laurito Daniele, tanto oramai, come si dice, la paura è da parecchio che è andata a finire, perché tanto oramai che cazzo devo fare più? Cioè abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, veramente, non è che ci sta la cosa, quindi a lui, e lui mi diceva e io ho detto diglielo tu, che ne sai cosa vuoi, che cosa vuoi che io dica, io non so quello che vuoi che dica, ah no perché i soldi di qua, i soldi di là, i soldi di giù. Andiamo avanti, sempre Di Marzio in questa conversazione. Di Marzio, ora faccio passare questa settimana e li rivedo, volete fare le cose uguali, volete le cose, perfetto, tu quanto devi prendere? 60? Quindi la percentuale non è il 33%, 60.000 euro, tu quanto hai messo? 100? No, 180, e tu quant'è? 23? Quant'è? 13? Quant'è? La percentuale. Andando avanti, sempre Di Marzio, nel corso di questa conversazione. Perché tanto odio non ce l'ha, te lo posso assicurare, sono stronzate che ha, adesso gli ho detto che mi deve far chiamare, mi deve far scrivere, gli ho detto che altrimenti purtroppo devo dare retta a suo zio, 1, 2, se proprio ti vuoi sbrigare, gli ho detto, quando chiama mi ci fai parlare al telefono, mi chiami e vengo io giù a casa vostra, non c'è problema, perché lui dice che non devo dare retta allo zio. Di Marzio, sempre. Mettetevi d'accordo. Ha detto, dividiamo per 4. No, i tuoi non si toccano, ed i miei non si toccano, perché papà si incazza. Io allora gli ho detto, i miei sono i miei ed i tuoi sono tuoi, quindi ognuno fa quello che cazzo gli pare con la roba sua. Questi sono i tratti più, diciamo, salienti delle due conversazioni. Senti, ci sono conversazioni da cui emerge che Casamonica Guerino percepiva con regolarità una parte degli incassi della discoteca? Sì. Ce le puoi indicare? Allora,
poi magari troviamo sempre il momento dove pensa che... Presidente, può essere anche questo se vogliamo, perché sono molte le conversazioni. Questa è lunga adesso. Questa è... Allora facciamo la pausa, ci rivediamo alle 2:15. Ok. Quindi facciamo la pausa pranzo alle 2:15. Prego. Adesso la mettiamo, non volevo fare alla fine. Ah no, va bene, sì, semplicemente Radio Radicale, che è autorizzata alla ripresa fonografica dell'udienza, non ha potuto, scusate un attimo, non ha potuto partecipare all'udienza scorsa e quindi ha chiesto al Tribunale di poter avere le trascrizioni dell'udienza scorsa. Chiaro? Quindi chiedeva al Tribunale l'autorizzazione a poter avere le registrazioni dell'udienza scorsa, dato che non ha potuto partecipare, non ha potuto effettuare la ripresa fonografica. Quindi chiedevo alle parti, perché se non ci sono osservazioni il Tribunale autorizza, quindi le parti non lo osservano, il Tribunale autorizza, quindi la Radio Radicale a prendere visione e acquisire copia delle registrazioni dell'udienza scorsa. Va bene, 2:15. Presidente, mi perdoni, da Trani, se può autorizzare Casamonica Emanuel ad allontanarsi per il tempo della sospensione per recarsi in sezione per esigenze. Tranquillamente, potete, basta che alle 2:15 siamo nuovamente qua. Perfetto, Presidente, grazie. Prego.
Qualche variazione nelle difese? Ok. No, basta che non manchi qualcuno che è fuori, che ancora non è entrato, non vorrei darlo. Ah, ok. Signor Presidente, per favore, da Piacenza. Sì, prego. La Casa Monica Lauretta alle ore 14:45 dovrebbe avere la telefonata video Skype con il figlio, chiede di potersi assentare. Va bene, si può assentare tranquillamente, poi quando si la devo avvisare quando va e quando torna? Semplicemente quando torna. Adesso diamo atto che per le ore 14:45 si allontana e poi lei quando rientra ce lo dice e noi lo annotiamo a verbale. Va bene, grazie, allora, se non ci ringrazio. sono altre sostituzioni. Allora, l'avvocato Golemme si allontana e lascia l'avvocato Di Cosimo in sostituzione, quindi benissimo. Gli altri ci sono tutti, perfetto. Allora possiamo riprendere l'esame. Prego, Pubblico Ministero. Allora, Presidente, sono l'ispettore Daddato da Casa Circondariale di Trani, posso? Di Trani? Sì, prego. Alle ore 13:45 ho sostituito il commissario La Monaca come ufficiale di PG. Sì. Sì, mi dica. Inoltre Casamonica Emanuel deve ancora venire dalla sezione e ho sentito che forse deve fare una telefonata se non vede. Se lui deve fare una telefonata si assenta per il tempo della telefonata, poi quando rientra, al momento è assente, diciamo che al momento si è allontanato non è ancora rientrato, non è obbligato, l'importante è che non sia lì perché qualcuno non lo porta, se è lì perché deve fare una telefonata non fa niente, quando poi rientra ci date atto che è tornato, va bene? Va bene, grazie. Va bene, però quindi diamo atto che al momento non è presente Manuel, è impegnato in un colloquio telefonico. Presidente, mi perdoni? Sì. Vedo anche che è assente l'imputato Casamonica Giuseppe dall'Aquila e anche altre sedie vuote. Sì, quello l'abbiamo detto. Di quale imputato diceva, avvocato? Dell'Aquila. Giuseppe. L'avevamo detto forse all'inizio prima, allora no? forse mi è sfuggita o sì, lui all'inizio quando ancora non c'era. Aveva già detto che si sarebbe assentato per alle ore 14:45 perché aveva un impegno, un colloquio telefonico a cui voleva. No, chiedo agli altri, siccome c'è qualcuno che vedo che effettivamente manca, però uno è Giuseppe, c'è un'altra sedia vuota? Sì, signor Presidente, dal Benevento, sempre Casamonica Giuseppe sta scendendo, tempo di qualche minuto. Ma scusi, Casamonica Giuseppe, quello che era impegnato in una telefonata o l'altro? L'altro. No, Casamonica Giuseppe 18472, sta scendendo, tempo di qualche minuto ed è qua. Va bene, però cerchiamo di essere puntuali sugli orari perché abbiamo una... però sembra che non sia lì non perché non voglia esserci. Grazie. Che sennò se possiamo aspettare, se diamo un orario, l'orario è quello, insomma, perché abbiamo i tempi piuttosto contratti. Signor Presidente, le chiedo scusa, intervengo dall'Aquila. Prego. L'imputato Casamonica Giuseppe, classe 72, 11 giugno 72, l'ho fatto presente anche inizialmente telefonicamente, ha rinunziato a presenziare l'udienza odierna fino alle ore 14:46. Sì, l'avevamo già annotato. Sì, per questo ok, va bene, grazie, chiedo scusa, grazie. Quindi è soltanto uno sostanzialmente, l'altro è Giuseppe, quello di Benevento. Signor Presidente, è arrivato, grazie. D'accordo, allora cerchiamo di essere puntuali però sugli orari. Allora, prego, Pubblico Ministero. Grazie Presidente. Capitano, eravamo fermi alla domanda se sulle conversazioni da cui emerge che Casamonica Guerrino percepiva con cadenza regolare gli incassi del Meridian. Sì. Le prime conversazioni
nascono il 4 dicembre del 2015. Dall'evoluzione di queste conversazioni Chicco avrebbe dovuto incassare 200 euro, cosa che non avviene per quella serata, e ottiene la metà di 500 euro che la notte del successivo 20 dicembre 2015 Pina aveva recuperato al Merlin da una donna che aveva organizzato delle serate e che inizialmente aveva pagato con un assegno scoperto. In sintesi, adesso andiamo nel dettaglio. La prima conversazione è la progressiva 402 RIT 8469 2015 del 4 dicembre 2015. È una conversazione tra Di Marzio e Casamonica Guerrino. La Di Marzio rendeva edotto il Guerrino di una serie di spese relative al locale. Poi mi ha detto devo pagare, io ho pagato una bolletta della luce, questa è Di Marzio che fa riferimento a delle spese e si sta riferendo derelato a terze persone. Poi mi ha detto devo pagare, io ho pagato una bolletta della luce, ha fatto, poi ve la faccio vedere a te Chicco ha fatto. Gli ho fatto vabbè lascia sta, gli ho detto poi mi fai vedere e gli ho detto che ora può passare mio fratello, ha detto. Poi in questa conversazione, perché è un po' lunga, Guerrino chiedeva una parte dell'incasso, 200 euro, perché doveva recarsi a Frosinone per fare il colloquio con il padre. E la Di Marzio lo calmava testualmente Guerrino: sì però tesoro, a me mi servono i soldi, io domani faccio il colloquio con mio padre, tesoro, mo lui sta a Frosinone, tesoro. Di Marzio: sì, glielo dico io, gli dico quant'è la bolletta e quello che rimane, gli dico vabbè io non passo il prossimo venerdì, così almeno te sei più tranquillo, ok? Guerrino: vabbè diglielo che tanto tesoro la bolletta della luce no, già l'ha pagata, dice Di Marzio. Guerrino: io devo prendere 800 euro, Di Marzio: sì, so 800 euro stasera tesoro. Sì, 800 tesoro, dice Pina. Guerino: vabbè, e tu gli dici 200 glieli puoi lasciare a Chicco che gli dà il colloquio e basta tesoro? Gli dici tesoro? Sì tesoro, dice Pina, tanto io non passo, li prendo st'altra settimana. Grazie, no, perché stiamo un attimo incasinati, porca miseria. Va bene. Ultimata questa conversazione, Di Marzio contatta Laurito Daniele, il cassiere, il socio. Faccio riferimento alla progressiva 410 del RIT 8469. E gli dice a che ora Laurito sarebbe andato al locale in modo da poter pagare Casamonica Guerrino, che lo identifica come il mongoloide. In questa circostanza Laurito domandava quanto avrebbe dovuto dare a Guerrino e Pina spiegava a Daniele di aver detto a Guerrino che era stata pagata la bolletta della luce in modo da fargli abbassare le pretese. Avuta conferma della presenza di Laurito presso il Merlin, la Di Marzio richiamava Casamonica Guerrino e gli diceva di recarsi al Merlin per ricevere i soldi. Questa telefonata è la progressiva 417 del RIT 8469 2015, sempre del 4. Guerrino, durante questa conversazione, Guerrino diceva alla Di Marzio che durante il colloquio con il padre a Frosinone avrebbe dovuto discutere di alcuni argomenti che non ha esplicitamente detto durante la conversazione, ma da cui si comprende che Pina ne era a conoscenza. Testualmente: Guerino: tanto mo quant'è vado a sentir lui, così sento che mi dice. Di Marzio Giuseppina: lo so. Guerino: se vedemo e ti dico tutto quanto tesoro. Pina: però è importante tesoro, perché
Guerrino la blocca. Sì, tesoro, perché per telefono che cavolo gli dico io? Pina, no, per carità, no, ma che stai a scherzare? Sicuramente il locale dove si trovava lui, Laurito, la sera del 4, o meglio la notte del 5, era sicuramente il Merlin, tenuto conto che la mattina del 4, durante una conversazione con tale Toti Michele, Daniele gli riferiva che avrebbe passato la serata al Merlin. Faccio riferimento alla progressiva 14844 RIT 8045 del 2015. A conferma di ciò, all'epoca Laurito era intercettato, le BTS del suo telefono impegnavano, cioè il suo telefono impegnava BTS che radiavano su via di Libetta quella notte. Le celle? Le celle, sì, le celle telefoniche. Quindi sicuramente Laurito si trovava al Merlin. Dalle conversazioni che sino ad ora abbiamo in qualche modo evidenziato è emerso un comportamento ambiguo da parte della Di Marzio, che quando parlava con Casamonica Guerrino in qualche modo andava contro Laurito Daniele, quando parlava con Laurito Daniele andava contro Casamonica Guerrino. Sul punto ci sono altre significative conversazioni. La prima captata il 10 gennaio del 2016 tra Di Marzio Giuseppina e Laurito Daniele, e faccio riferimento alla RIT 8469 2015 progressiva 15433, e la seconda captata il 25 gennaio del 2016 tra Di Marzio Giuseppina e Casamonica Guerrino, e faccio riferimento al RIT 8469 2015 progressiva 20.746. Durante la prima telefonata, quella dell'11 gennaio che adesso ho citato, Di Marzio e Laurito discutevano e si lamentavano del comportamento ambiguo di Casamonica Massimiliano. Da questa conversazione emerge che Laurito e Di Marzio non volevano a che Massimiliano partecipasse agli incassi del Merlin, perché erano consapevoli che in questo modo non si sarebbero limitati a pagare una parte del debito, ma avrebbero in qualche modo inevitabilmente conclamato l'ingresso come socio dell'attività. In particolare Laurito Daniele sottolineava che il Casamonica Massimiliano si comportava in modo scorretto, testualmente. Domani ci parlo chiaro, gli dico: senti, tu parli in un modo, parli in un altro, fammi capire che devi fare, perché in base a quello che dici, allora visto che uno parla con te e dice una cosa, poi parliamo tutti e tre e mi dici che io ho detto un'altra cosa, per creare zizzania, e ne parli di un'altra ancora, facendo al telefono quell'altro, poi dopo stai con tuo nipote e dici un'altra cosa ancora, allora fai l'uomo, parli in faccia con tutte e tre le persone qua e di quello che vuoi, e quindi dici quello che vuoi fare. Perché un conto è quello che hai detto a me, Pina, che è un'altra cosa proprio, che non c'entra niente con quello che stai facendo adesso, perché hai detto proprio un'altra cosa, perché questo che sta facendo adesso proprio non c'entra, non ha né capo né coda, niente. Ma dove sta scritto? Di contro la Di Marzio condivideva il pensiero del Laurito e addirittura evidenziava chiaramente la necessità di stoppare le pretese di Casamonica Massimiliano, testualmente. No, ma questo, Daniele, a questo tocca dargli uno stop, anche perché noi abbiamo da pagare altre cose, Daniele. Cioè, ora, piano piano, non ho fatto in tempo a riprendermi, io pure, mi stanno tartassando, non credere?
che si facesse ovviamente riferimento a Casamonica Massimiliano emerge chiaramente all'inizio della conversazione, quando praticamente si faceva riferimento allo zio di Chicco. Quindi questa è la progressiva 15433 dell'11 giugno 2016, RIT 8469. La seconda telefonata, ovvero la 20.746 del RIT 8469 del 25 gennaio, Di Marzio invece parla con Casamonica Guerrino e assume un atteggiamento completamente diverso e critica Laurito Daniele. In particolare, facendo riferimento ai soldi che comunque vantava a Casamonica Massimiliano, la Di Marzio precisava che era solo il Laurito che aveva il debito con Casamonica Massimiliano e aggiungeva che Laurito non poteva astranersi per le pretese di Casamonica, dato che lui, cioè il Laurito, non aveva rispettato gli impegni. Testualmente Pina verso Guerrino, facendo riferimento a Daniele: gliel'ho detto a Daniele, gli ho fatto, tu ti stranisci delle cose, sono degli impegni che hai, punto, cioè non è che me li puoi accollare a me, anche perché voglio dire, io e te abbiamo in comune solo questo, perché poi non abbiamo più niente in comune, gli ho detto io. Altro scambio di battute da cui emerge che Casamonica Massimiliano in un primo momento aveva preteso che i soldi li desse anche la Di Marzio. Dice Pina, facendo riferimento a Casamonica Massimiliano, è incazzato con me perché vuole che la metà glieli do io a lui, a Daniele. Poi Casamonica Guerrino aveva, che Pina, la metà dei soldi che doveva dare Daniele a Massimiliano dovevano essere soldi di Pina. Poi Guerrino avrebbe parlato, riferisce che Guerrino aveva parlato con lo zio intercedendo con la donna Di Marzio. Ma che ha detto? Che ha detto? Che li deve pagare lui? Casamonica Guerrino dice: a me non interessa niente, ho parlato. Aggiunge Di Marzio: che ti ha detto? Che glieli deve dare Daniele? Casamonica Guerrino: basta, adesso fine, cioè solo da lui, basta, fine. Di Marzio: infatti è giusto così, perché se faceva diversamente mi stava facendo una cattiveria, tesò. Casamonica Guerrino: no, ma non ti preoccupare, ma io già te l'avevo detto, tesò. Dal proseguo del dialogo emerge che Laurito stava consegnando a Casamonica Guerrino le somme che doveva a Casamonica Massimiliano, ed era poi Guerrino che a sua volta le consegnava allo zio Casamonica Massimiliano. Testualmente Casamonica Guerrino: appunto, mi sembra che è tutto a posto, perché altrimenti ti avrebbe chiamato Di Marzio, e ti credo, perché glieli dà, tesò, perché glieli prendi te, tesò, capito? Perché lui fa, perché scusa, non glieli posso portare io lunedì? Io gli ho detto scusa, ma che senso ha? Guerrino: no. Pina, io gli ho detto che senso ha? Cioè quello abita là e ci devi andare tu, che senso ha? Nessuno, no? Guerrino: appunto. Pina: poi tu con gli impegni lavorativi magari non ci puoi andare, magari passi un giorno o due, magari ti servono. A questo punto poi in questa conversazione si conferma il fatto che Casamonica Guerrino non si limitava solamente a percepire una quota degli incassi del Merin, ma aveva anche potere decisionale. Infatti sia Casamonica che Di Marzio bocciavano la proposta fatta da Laurito Daniele, che aveva trovato un'altra persona a cui affittare il locale a posto di Juan Carlos. Testualmente Guerrino: vabbè, tanto il sabato ce l'abbiamo sempre affittato, no tesò? Di Marzio e Giuseppina: sì, anzi, Daniele mi ha detto: senti, io c'ho uno che vuole fare una festa di sabato. Io gli ho detto: ma ora abbiamo questi. Casamonica: no, digli, senti Daniele. Di Marzio: ma infatti gli ho detto, vai a farti una passeggiata, ridendo.
Guerrino, perché dopo tesoro perdiamo l'affitto, perché poi dopo si straniscono. Di Marzio, infatti Juan Carlos sabato mi ha detto, mi ha chiamato Daniele, gli ho detto non gli dar retta, non gli rispondere. Tu sabato mi paghi, arrivo, non mi paghi, io sto a posto. Comunque, Casamonica poi diceva alla Di Marzio che non bisognava dare retta a Daniele, altrimenti avrebbero corso il rischio di perdere l'affitto di Juan Carlos. Perché dopo, testualmente Guerrino, perché dopo tesoro perdiamo l'affitto, perché poi dopo si straniscono tesoro. Allora fai una cosa, a Daniele non gli dar proprio retta, in niente, credimi. E poi aggiunge, è meglio così tesoro, ma chi lo chiama mai? Ma che cazzo, Giuseppina, ma io faccio i conti con te e basta, per quanto riguarda il sabato, quindi non mi interessa. Proseguendo un passaggio, Guerrino diceva alla Di Marzio di attivarsi per affittare il Merlin anche il venerdì. Se tu l'affittavi pure il venerdì stavamo a posto, Pina, e ora vediamo se questi qui rimangono, vediamo, ma comunque. Che gli accordi lì nel Merlin fossero solo tra Pina e Guerrino, c'è una conversazione significativa del 15 gennaio del 2016 tra Di Marzio Giuseppina e Juan Carlos, cioè Montenegro Bobadilla, Juan Francisco, detto Juan Carlos. Faccio riferimento alla progressiva 16911 del 15 gennaio 2016, RIT 84 69 2015. Durante questa conversazione tra Di Marzio e Juan Carlos dice alla donna che aveva saputo da Daniele che Daniele stava cercando qualcuno che facesse musica commerciale nella discoteca e, avendo paura di essere estromesso dal Merlin, contattava la Di Marzio, dice: senti, ti volevo fare una domanda perché io con te ho più confidenza che con Daniele, perché avevo sentito che Daniele sta cercando commerciale per fare al Merlin. Così avevo sentito io. La donna lo tranquillizza Juan Carlos, gli dice che nessuno l'avrebbe estromesso, perché chi comandava là dentro erano lei e Guerrino. Testualmente Di Marzio: no, di a Wilson che deve stare tranquillo perché nessuno vi muove da lì dentro, io sono di una parola sola, siamo d'accordo io e Chicco lì dentro. Lui dice, Juan Carlos: lo so che tu sei quella che comanda là. Di Marzio: devi stare tranquillo, a me se fai aspettare Daniele non me ne frega un cazzo, te lo dico proprio, come lui non si è fatto problemi con me, io e Chicco è giusto che li prendiamo, lui perché sta aiutando la propria famiglia ed io che sto comunque aiutando mio padre che mi ha aiutato quando io non ho lavorato. Quindi la notte, la sera del 4 dicembre, o meglio la notte del 5 dicembre, con varie scuse Laurito non aveva consegnato a Casamonica Guerrino i 200 euro, contrariamente a quanto era stato pattuito. E nel corso di una successiva telefonata del 7 dicembre, tra Di Marzio Giuseppina e Casamonica Guerrino, e faccio riferimento alla progressiva 1624 del RIT 8469 del 2015, la Di Marzio, dopo aver ricevuto le lamentele di Casamonica Guerrino, rispondeva al Guerrino che Laurito aveva osato non consegnargli quanto pattuito perché si sentiva le spalle coperte da suo zio, cioè da Casamonica Massimiliano. Testualmente Pina, facendo riferimento a Laurito: ma quello si fa forte perché ci sta tuo zio alle spalle, tesoro. Ma quello se la sta a sentì calla, che a Roma significa si sente sicuro, se la sta a sentì calla da quando ci sta tuo zio, perché prima non era così, ricordatelo bene, io e te facevamo gruppo, ricordati, e lui stava all'angoletto, da quando ci sta tuo zio è cambiata la cosa.
Queste parole di marzo stimolano Casamonica Guerrino, che cerca di essere più esplicito e dice testualmente: "Ah tesò, quando ci vediamo ti spiego un attimo bene tesò. Lo so, ma mio zio non ci sta, non ti preoccupare, mio zio non ci sta tesò, perché io gliel'ho detto adesso a mio zio tesò, gli ho detto guarda a quello di, poi un'altra cosa tesò, e poi ti dico a voce". Proseguendo. Poi scusa tesò, il problema l'ha fatto Daniele tesò, non l'ho fatto io. Pina: che problema? Chicco: capiscimi, quello là che ha fatto lui tesò. Pina: ah sì, beh certo. Chicco: poi parliamo un attimo tesò, ci vediamo e ne parliamo un attimo. Pina: sì, ed io di quello ti volevo parlare tesò. Chicco: appunto, dopo ne parliamo un attimo. Pina: hai capito? Oh, io infatti di quello ti volevo parlare. E Chicco comunque rimanda un incontro di persona, conferma di parlare dopo. Questi 200 euro famosi che Guerrino doveva prendere quella notte viene ripreso il seguente 10 dicembre del 2016. Chiedo scusa, 10 dicembre 2015. Durante una conversazione tra Chicco e Pina, ed è riferimento alla progressiva 2874 del RIT 8469 2015, in cui questa conversazione tra Di Marzo, Giuseppina e Guerrino, in cui Pina rilevava che Chicco reclamava solo ciò che gli spettava, cioè sostanzialmente in questa conversazione Pina racconta quanto derelato quanto Pina aveva riferito a Laurito Daniele su sto discorso, e quindi Pina racconta a Guerrino questo discorso fatto a Laurito e dice testualmente: gli ho detto comunque non ci litigare con Chicco, ho detto ma quello alla fine ti ha chiesto solo i soldi suoi, non è che... Sì, ho detto per questi 200 euro ci vuole il miracolo, gli ho detto ma dai. Comunque, prima di chiudere questa conversazione, Pina invitava Chicco a raggiungere il Merlin la sera dopo, l'11 dicembre. Che la sera dell'11 di venerdì 11, o meglio la notte di sabato 12, Chicco fosse al Merlin è documentato da un servizio di osservazione che è stato opportunamente predisposto, e faccio riferimento alla notazione di PG in cui sono state anche fatte delle fotografie di Guerrino che è fermo nel piazzale della discoteca intento a parlare con Laurito Daniele e con il cassiere Enrico. Queste sono le foto che sono contenute nella annotazione di PG. Le avete estrapolate come quelle di Luciano? Sì, questo è l'allegato. Sì, voglio dire, sono solo le foto, non c'è anche l'annotazione. No, l'annotazione non c'è, è solo che c'è, perché in quella annotazione c'era la descrizione di quando viene rilevata la presenza dell'auto in uso a Casamonica Guerrino, e quindi c'è una parte descrittiva. Diversamente poi ci sono delle foto di Guerrino sulla discoteca e non c'è descrizione. Se le può visionare il pubblico ministero. Facciamo vedere alle altre parti. Sì. No, secondo. Pubblico ministero.
No, perché penso che siano le foto ingrandite, ma questo ti sto vedendo. Sì, il percorso del GPS, c'è consenso. Lui si era presentato a bordo della Mercedes classe A targata Empoli-Napoli 810 Firenze Whisky, che era intestata alla mamma Tollicatia, sulla quale poi dal 31 dicembre del 2015 sono state attivate intercettazioni ambientali. Faccio riferimento al RIT 8802-2015. C'è una produzione su questo Sì, stralcio Presidente. di annotazione? Sì, con l'accordo delle parti? Sì, mi per la sembra che parte, ci fosse c'è il una minima consenso. parte descrittiva, diciamo, no? Sì, ok, quindi abbiamo atto che il pubblico ministero produce con l'accordo delle altre parti uno stralcio dell'annotazione di OCP dell'11 dicembre del 2015 e quindi viene acquisita al fascicolo per il dibattimento. Va bene, prego, può proseguire. Quindi dicevo, su quell'auto lì con cui Guerrino aveva raggiunto il Merlin quella sera, poi dal 31 dicembre del 2015 poi sono state attivate intercettazioni di conversazioni intrapresenti ambientali con il RIT 8802 del 2015 successivamente. Quindi il pomeriggio poi del 12 dicembre del 2015, da una conversazione intercettata tra Casamonica Guerrino e Di Marzio, faccio riferimento alla progressiva 3808 del RIT 8469 2015, da questa conversazione è emerso che la serata organizzata presso il Merlin era stata improduttiva, motivo per cui Guerrino non aveva potuto ritirare la sua parte di incassi. Anche in questa conversazione abbastanza lunga emerge la condotta di Guerrino nel partecipare pienamente alle politiche aziendali della discoteca. Proseguendo temporalmente, emerge che come avevo detto in premessa, l'organizzatrice di questa serata aveva pagato con un segno scoperto, motivo per cui la notte del 20 dicembre Di Marzio e Giuseppina si era recata al Merlin per recuperare gli incassi. Ne era nata una discussione piccola premessa: questi incassi sarebbero dovuti essere divisi in 3 parti uguali: Casamonica, Di Marzio Giuseppina e Laurito Daniele, ed è quella che prima ho citato, sarebbe la progressiva 818 del RIT 8693 2015 del 19 dicembre 2016. Tuttavia poi però l'organizzatrice della serata aveva cercato di non pagare ed era venuta alle mani con Di Marzio e Giuseppina, al punto che poi la Pina era riuscita a raccimolare 500 euro. Questa è la conversazione 979, progressivo 979 delle ore 04 della notte del 20 dicembre 2015, RIT 8693 del 2015. In questa conversazione Di Marzio diceva a Guerrino che aveva recuperato di forza la somma di 500 euro che concordava di dividere con Casamonica Guerrino il giorno seguente, e a Daniele non avrebbero dato nulla. Il giorno seguente, il 21 dicembre, risultano esserci stati numerosi tentativi di chiamata da parte della Di Marzio verso Casamonica Guerrino, che però aveva il telefono spento o non raggiungibile.
e faccio riferimento alle progressive 1221, 1225, 1244, 1245, 1247, 1248, 1249 e 1250 del RIT 8693-2015. Dopo questi tentativi, comunque poi non ci sono stati più contatti tra Di Marzio Giuseppina e Casamonica Guerrino fino al 31 dicembre del 2015, quando poi Guerrino si portava presso il Merlin e prelevava 750 euro, di cui 250 destinati a Casamonica Massimiliano. La prima conversazione relativamente a questa riscossione del Capodanno del 2016, la prima conversazione intercorre nella serata del 31 dicembre tra Casamonica Guerrino e Di Marzio Giuseppina e la progressiva 2913 del RIT 8693-2015. Durante questa conversazione Chicco anticipa a Di Marzio che in nottata verso le 2 sarebbe passato in discoteca. Dalla risposta della Di Marzio e da altre conversazioni che adesso commenteremo emergeva che Chicco era andato a prelevare 750 euro, di cui 500 per lui e 250 destinati a Casamonica Massimiliano. Alle 2 del 1 gennaio 2016 Guerrino chiamava direttamente il gestore Juan Carlos, progressiva 2962 e RIT 8693-2015, al quale chiedeva come stava andando la serata e dopo aver appreso che comunque c'erano pochi avventori gli diceva che sarebbe passato più tardi. Alle 3:21 circa del 1 gennaio Casamonica Guerrino raggiungeva la discoteca OM Club, erano già partite le intercettazioni ambientali con contestuale servizio di geolocalizzazione del veicolo e quindi è stato possibile rilevarlo dal tracciato del GPS. La sosta dura fino a quasi le 6 del mattino. Durante il tragitto, prima di raggiungere la discoteca, dai microfoni a bordo del veicolo si è documentato che Guerino era in compagnia del fratello Emanuel e di Spada Ottavio, detto Ciccillo. Durante il tragitto a bordo dell'auto, prima di arrivare alla discoteca, i tre parlano in macchina e in parte in lingua italiana e parte in lingua rom, che ovviamente la parte rom è stata tradotta ed è risultata direttamente correlata alla questione del recupero dei soldi. Infatti, faccio riferimento comunque alla progressiva 83 del RIT 8802-2015, lui era in macchina, Guerrino, quindi viene ascoltata la telefonata che stava facendo a Juan Carlos, quella che ho detto prima, e appena termina la conversazione Guerrino con il fratello e Spadottavio iniziano a parlare del Marilyn. Guerrino dice che andrà a mangiare in loco, poi si lamenta che ogni volta che va al Marilyn deve fare a botte per prendere questi 1.000 euro, nonostante il locale faccia incassi serali da 8.000-9.000 euro. La quota di 250 euro diretta a Casamonica Massimiliano emerge successivamente dalle conversazioni successive. Il 4 gennaio del 2016 Di Marzio e Laurito si sentono telefonicamente, faccio riferimento alla progressiva 12.872 del RIT 8469-2015. E insieme parlano della necessità di interrompere la sistematica d'azione di denaro in favore di Casamonica. Testualmente, adesso bisogna mettere un punto, ed in particolare di Casamonica Massimiliano, ritenendo ovviamente di aver saldato i debiti iniziali nei confronti di Massimiliano.
Dal dialogo si è avuto la conferma che il debito con Casamonica Massimiliano era stato contratto solo da Laurito Daniele, ma che il Casamonica Massimiliano a volte avanzava pretese anche nei confronti della Di Marzio. Nel corso della telefonata Pina riportava a Daniele gli esiti di una conversazione che aveva avuto con Casamonica Guerrino, al quale aveva evidenziato che Laurito aveva dato a Massimiliano, cioè allo zio, tutto quello che doveva e che le ulteriori pretese erano prive di fondamento. Testualmente, io gli ho detto a lui, Daniele gli ha fatto tutto quanto e ha fatto più di quello che poteva fare e non è giusto. Perché poi voglio dire, non è che me li hai prestati che sono arrivati a 90. Ma Casamonica Guerrino non intendeva dividere l'incasso del locale per 4, cioè facendo ricomprendere anche la quota dello zio, perché si riteneva estraneo al debito che il Di Marzio e il Laurito avevano nei confronti dello zio Massimiliano. Testualmente, però poi adesso giustamente quello dice io ho messo 100, quindi perché devo dividere per 4? Allora io ho messo 2,50, io 2,50 Daniele, allora perché ci devo mettere io? Poi il 10 gennaio c'è una nuova conversazione tra Di Marzio e Laurito, faccio riferimento alla progressiva 1525 del ritto 8469-2015. In questa conversazione si chiarisce definitivamente come era andata la notte del 1 gennaio del 2016. Casamonica Guerrino aveva prelevato 750 euro dalle casse del Merlin, facendolisi consegnare dal cassiere Gabriele Enrico. Parte di questa somma, precisamente 250, era destinata a Casamonica Massimiliano ed era imputata però alla quota che sarebbe spettata a Laurito Daniele. Testualmente, Laurito Daniele, ma perché si è preso tutto? Pina, perché doveva dare Massimo, ha detto. Daniele, tutto? Pina, i sua e la parte tua, ha detto. Massimo li voleva assolutamente, ha detto. O ci parli bene con Massimo, o cioè Laurito. Enrico mi ha detto che ti ha dato 1250, quali conteggi ha fatto lui? Pina, no, a me non mi ha dato 750, chicco direttamente. Laurito, Pina, a me mi ha dato 500. Pina, poi parli con Massimo, gli dici guarda, io non te li do, cioè decidi te quello che gli devi dire, io non glieli do, ho deciso che non glieli do, te decidi quello che devi fare con quell'altro, se no non finisci più, Daniele. Laurito, sì, ma infatti, Pina, ha detto zio che deve prendere 2,50, ma Daniele lo sa? E certo che lo sa, che non lo sa che deve dare i soldi? Ma no, era diverso il discorso, era diviso in 4, no, non è così. Laurito, ma infatti mo famo sta riunione, vabbè dai. E questo è, diciamo, l'incasso. Abbiamo degli elementi ulteriori che consentano che confermino che la Di Marzio e Laurito stessero parlando di Casamonica Guerrino. Cioè mi riferisco al passaggio in cui Laurito dice di aver provato a chiamare la persona di cui stavano parlando e la quale non aveva risposto. Sì, sono un attimo.
Sto leggendo l'integrale. Non trovo il pezzo appena prossimo. Signor Presidente, intervengo da Vibo Valencia, chiedo scusa. Prego. Pronto? Sì, prego. Sì, allora il detenuto Spada Domenico chiede di essere autorizzato ad allontanarsi per il tempo necessario e sottoposto ad una visita specialistica già programmata qua nella locale infermeria. Va bene, date atto quando rientra allora, d'accordo? Ma si allontana definitivamente? D'accordo, va bene, grazie, Presidente. Va bene, grazie. Ha detto zio che deve prendere 2,50, cioè facendo riferimento pubblico ministero. È il tratto in cui dice ha detto zio Pina. No, è il tratto in cui Pina dice comunque chiamalo Daniele e Esaurito dice ma che stai scherzando? Ho chiamato al telefono, non mi ha risposto. Comunque chiamalo Daniele, sì. Manda il messaggio, gli hai mandato poi? Sì, l'ho mandato, gli ho scritto. Sì, la domanda era se c'erano elementi ulteriori da cui desumere che si trattasse della persona di cui Siccome parlava. Laurito dice l'ho chiamato e non mi ha risposto, la domanda è prima di questa conversazione o il giorno prima avete intercettato un tentativo di chiamata di Laurito verso Casamonica Guerrino? Un attimo solo. Non me la trovo. Ma io non posso fare il test avvocato, se no. Oh. Perché voi nell'informativa segnalate una chiamata senza risposta intercettata al RIT 869315. Solo un secondo, mi dai la progressiva? 4271 9 gennaio ore 19:10. Adesso la tiriamo fuori. Sì, effettivamente Laurito Daniele ha provato a chiamare Casamonica Guerrino che nella circostanza non ha risposto ed è la progressiva 4271 RIT 8693 2015 delle ore 19:10 del 9 gennaio 2016. Ok. Allora. Andiamo al 17 gennaio. Sì. Allora, la notte del 17 gennaio c'è sempre da Casamonica Guerrino la riscossione di 750 euro, di cui una quota destinata a Casamonica Massimiliano. Nel pomeriggio del 15 gennaio 2016 c'è una conversazione tra Di Marzio Giuseppina e Laurito Daniele. È la progressiva 17029 RIT 8469 2015, durante la quale Di Marzio e Laurito tornavano a parlare del mongolo, cioè Casamonica Guerrino, e dello zio, cioè Casamonica Massimiliano. Nella circostanza Di Marzio raccontava di una discussione avuta con Casamonica Guerrino in merito alle somme che lo zio Massimiliano reclamava da Laurito. Testualmente, gli ho detto io perché comunque non è uno coi soldi che degli altri che fa i conti, e lo zio dice che invece è così, boh,
sabato non gli dà niente, gli dico, ci penso io, gli riporto io che tanto ci dovevamo vedere. Nel successivo passaggio del dialogo i due soci parlavano di una serie di spese da dividere per complessivi 270 euro circa, alle quali avrebbe dovuto partecipare anche Casa Monica Guerrino. Poco dopo le 01 del 17 gennaio, sull'utenza di Guerrino viene intercettata una conversazione con Spada Ottavio detto Cicillo e la progressiva 5388 del RIT 86-93-2015 delle ore 01:16. Questa è una conversazione che avviene parte in lingua rom e parte in lingua italiana. Quella che interessa a noi è la parte in lingua italiana, che dice Guerrino: sì Cicillo, dove stai? Sto passando un attimo al locale. Cicillo: a quale locale? Al Merlin. Siccome c'è stata una temporanea avaria del sistema di geopedinamento del veicolo, non è stato possibile documentare se lui fosse andato lì con la macchina monitorata, col Mercedes classe A che c'era in uso. Tuttavia, dopo circa un'ora, alle 2:31 di notte del 17 gennaio, Laurito inviava un sms a Di Marzio Giuseppina con cui diceva che Chicco era passato al locale ed aveva prelevato 750 euro. La progressiva è la 17620 del RIT 8469-2015. Testualmente: ciao, so il mongoloide è passato alle 2 e si è preso 7,50. Io sto andando via, mi sono preso solo i soldi che avevo anticipato, 125 della SIAE, poi lunedì vediamo. Relativamente alla quota diretta a Casa Monica Massimiliano emerge successivamente nel pomeriggio dello stesso giorno, cioè del 17 gennaio. Laurito Daniele contatta la Di Marzio, la conversazione è la progressiva 17857 del RIT 8469-2015 e spiegava a Pina cosa era accaduto, aggiungendo che comunque aveva anche in qualche modo ripreso il cassiere Gabriele Enrico per aver consegnato i soldi a Guerrino. Testualmente, Laurito Daniele, mentre sta parlando con Pina, rivolgendosi a Enrico, gli ho detto: Enrico, non si fa così, non va bene Enrico, perché tu devi fare gli interessi pure i miei, gli ho detto, e mi devi telefonare, visto che comunque sia te l'avevo detto pure l'altra settimana che ci stavano un po' di cose che dovevano essere sistemate con calma, mi dovevi fare un colpo di telefono. Continua Laurito riportando la risposta che ha dato il cassiere: ma quello è arrivato, ha chiesto, ha fatto, poi con Juan Carlos, poi quello gliel'ha dati subito. Dalla risposta della Di Marzio emerge che Guerrino comunque aveva dato una quota allo zio Massimiliano. Testualmente: no, mo tanto comunque domani chiamo Massimo e ci piglio un appuntamento, così risolviamo sta cosa. Quindi sia Di Marzio che Laurito concordavano di discutere con entrambi, con la presenza di entrambi, con Casa Monica Massimiliano e il nipote Casa Monica Guerrino. Testualmente Di Marzio: vabbè, senti, se glieli porta, perché può darsi pure che non glieli porta, Laurito, e Pina, se glieli porta almeno, infatti, dice Laurito, vabbè, ma tanto alla fine gli ho detto vediamo, ci piglio un appuntamento, ci parliamo insieme un'altra volta, famo venire pure a lui di fronte, così. Pina: e venisse pure lui però, Daniele, Laurito, certo, deve venire pure lui. Pina: è che non si parlano mai di fronte uno all'altro. Laurito: no, deve venire pure lui per forza. Andiamo al 22 gennaio.
Il 22 gennaio Guerrino riscuote 230 euro. Prima conversazione è captata nel pomeriggio del 21 gennaio, quindi il giorno prima. È una conversazione tra Di Marzo Giuseppina e Casamonica Guerrino. La progressiva è la 6113 del RIT 8693-2015. Anche in questo caso emerge l'atteggiamento ambiguo della Di Marzo, che ovviamente quando parla con Laurito fingeva di sostenere le ragioni di Laurito, mentre poi di fatto stava con Casamonica Guerrino. In questa conversazione, ripeto, tra Pina e Chicco, i due parlavano di una festa organizzata al Merlin per il venerdì 22 gennaio del 2016, da dove avrebbero ricavato 2.000 euro. Detratte le spese, ciascuno avrebbe incassato 230, ma la metà della quota spettante a Laurito Daniele sarebbe stata destinata ancora una volta a Casamonica Massimiliano. Tuttavia sta cosa non avviene perché Chicco poi, come emergerà, riceverà da Giancarlo solo 233 euro. Testualmente Di Marzio verso Guerrino, facendo riferimento a Laurito: comunque sta avvelenato tesò. La donna ride. Pretendeva sta avvelenato, dobbiamo incontrarci io, Max, Chicco e te. E vabbè, gli ho detto io, fissa un appuntamento. Chicco però rispondeva che lo zio non sarebbe stato disponibile. Non c'è bisogno perché me l'ha detto pure ieri Max, un'altra volta tesò me l'ho detto, io non devo parlare con nessuno tesò. Già a me l'ha detto lui quando martedì tesò me lo ha detto, dice a me non me ne frega, dice quello che ti ho detto basta. Quindi poi la Di Marzo affermava che avrebbe comunicato a Laurito Daniele che anche in questa occasione una parte sarebbe destinata a Casamonica Massimiliano, testualmente: vabbè, tanto ti devi prendere pure la parte sua, oh? Quindi sabato glielo dico, guarda, quei 230 che ti devi prendere li devi dividere a metà perché l'altra parte te la devi portare un po' di là, e giustamente quello aspetta. Poi invece dopo questa telefonata Pina comunicava al socio Laurito Daniele, al cassiere Gabriele Enrico, al gestore Juan Carlos che per la serata del 23 gennaio Chicco avrebbe dovuto percepire 233 euro in quanto somma residua che serviva, in quanto quello che rimaneva dovevano pagare delle spese. I contatti di Pina con il socio Laurito Daniele sono tracciati alle progressive 19.300 e 19.932 del RIT 8469-2015. La conversazione di Pina con il cassiere Gabriele Enrico, faccio riferimento alla progressiva 19.925 del RIT 8469-2015, mentre quella con Juan Carlos faccio riferimento alla progressiva 19.943 del RIT 8469 del 2015. Arriviamo alla notte del 31 gennaio. Casamonica Guerrino recupera altri 750 euro dal Merlin. Alle 1:35 circa del 31 gennaio. Casamonica Guerrino ed il fratello Emanuele sono a bordo dell'autovettura monitorata Mercedes classe A targata N810 F Whisky. Faccio riferimento alla progressiva 803 del RIT 8802-2015. Raggiungono la discoteca intorno all'1:33 e 57 secondi, come rilevato dal sistema di geolocalizzazione. Guerrino scende dal veicolo all'1:34 e 51 secondi e risale all'1:38 e 10 secondi, mentre Emanuele resta in macchina e poi vanno via. Alle successive ore 4 del mattino, sempre del 31 gennaio,
Guerrino confida che a bordo in macchina con l'amico Zaccaro Vito Nicola, confida all'amico di essere stato al locale ed aver prelevato 750 euro. Faccio riferimento alla RIT 8802-2015, progressive 806, 807 e 808. Lo stralcio che interessa a noi è dalle ore 04:18 a seguire. Testualmente, Guerrino: oggi una giornataccia del cazzo, sono dovuto andare al locale, tesoro, ho dovuto aspettare quello, quell'altro. Zaccaro Vito Nicola: che hai fatto al locale? Guerrino: niente, ho preso i soldi. Nicola: niente, con fare molto compiaciuto. Casamonica: guarda, vedi, gli mostra i soldi. Nicola ride: quanto vale il mio amichetto? Casamonica Guerrino: vedi perché mi sono svegliato? E contestualmente si sente il rumore del fruscio delle banconote. Zaccaro Vito Nicola: quanti soldi hai preso? Guerrino: ma che so, 7,50. Nicola: no, niente, uno ci paga l'affitto di casa, con tono ironico. Guerrino dice: hai ragione. Andiamo al 7 febbraio. Casamonica Guerrino prende 900 euro dal Merlin, di cui una parte destinata a Casamonica Massimiliano. Di questi 900, di cui quindi una quota destinata a Casamonica Massimiliano, 150 sono provento di una serata che si era svolta il 5 febbraio del 2016. Le prime conversazioni di interesse partono al 28 gennaio del 2016. Faccio riferimento alla progressiva 7399 del RIT 8693-2015. La Di Marzio riferiva a Chicco che il Merlin sarebbe stato aperto nelle serate del 4 e del 5 febbraio 2016. Con un'altra conversazione del 4 febbraio 2016, e faccio riferimento alla progressiva 8871 del RIT 8693-2015, la Di Marzio anticipava a Chicco che gli incassi sarebbero stati impiegati per far fronte ad alcune spese di gestione, motivo per cui non ci sarebbe stato alcun utile da spartire. In questa occasione, in questa conversazione, Di Marzio diceva anche a Chicco di avvisare lo zio Casamonica Massimiliano. Testualmente: comunque mo ti mando tutto tesoro, così almeno glielo puoi far vedere pure a tuo zio. Guerino è apparso infastidito e ha anche sospettato che Laurito Daniele si potesse essere inventato delle spese inesistenti per non dividere l'incasso con gli altri, per cui diceva alla Di Marzio che comunque sarebbe passato al locale in serata per verificare la situazione e le diceva di non dir nulla a nessuno. Effettivamente, poco dopo le 22 del 5 febbraio, Casamonica Guerrino raggiungeva il Merlin con l'auto monitorata e incontrava Laurito Daniele, con cui ne nasceva una conversazione captata dai microfoni della macchina, e faccio riferimento alla progressiva 944 del RIT 8802-2015. Quindi Guerrino si lamentava, diciamo, del mancato guadagno con Laurito Daniele, e Laurito ovviamente si giustificava dicendo che comunque c'erano state delle spese vive del locale che dovevano essere affrontate, e comunque gli dava assicurazione che per la serata del giorno successivo, cioè della notte del 6 sul 7, comunque sarebbe potuto passare al Merlin a prendere la sua parte di incassi, che comunque veniva indicata in 150 euro. Più gli incassi della serata in corso, insomma quella del 5, che erano 150 euro. La notte del 7 febbraio Casamonica Guerrino si recava un'altra volta al Merlin, sostava nel parcheggio di Via da Libetta dalle 2:25 circa alle 2:35.
quella sera lì Guerino era in giro da circa un paio d'ore con una sua amica di nome Sara, a cui aveva preannunciato che sarebbe dovuto passare al Merlin per prendere i soldi. Faccio riferimento alle progressive 970, 971, 972 del RIT 8802 del 2015. Testualmente dice: calcola, Guerino dice questa Sara in macchina, calcola che dopo devo passare pure al locale mio, che devo prendere dei soldi, e poi precisa anche l'importo, devo prendere 1.000 euro, che faccio, non me le prendo? E qui confida anche all'amica: e il locale è mio, però ce l'ho da quando avevo 17 anni. Oh, il Merlin lo conosci? In merito al fatto che Guerino fosse in qualche modo socio occulto del Merlin da quando aveva 17 anni, abbiamo fatto degli accertamenti sul profilo Facebook aperto di Marzio Giuseppina e abbiamo rilevato delle foto di Pina sia con Chicco sia con il fratello Emanuel. Da queste foto si può notare come effettivamente i tratti dei due giovani sono molto più ragazzini rispetto a quando poi nel 2018 sono stati tratti in arresto e fotosegnalati. Se il pubblico ministero vuole... Produce? Sì, chiedo acquisizione, Presidente. Quindi si tratta di immagini estratte dal profilo? Sì, sono immagini pubblicate sul social Facebook della Di Marzio. Di Marzio. Essendo il profilo aperto è possibile, insomma, all'epoca era aperto. Fa vedere, signora. C'è una datazione di queste foto, in qualche modo? Guardi, comunque sono accertamenti fatti prima del settembre del 2016. Queste foto. Non c'è la data, non abbiamo rilevato la data di pubblicazione di queste foto, però dai tratti somatici dei due ragazzi si vede che comunque non avevano, erano più piccoli, dato che lui dice che aveva il locale da quando aveva 17 anni. Questa è una valutazione però, Presidente. Prego? È una valutazione. Sì, no, io infatti ho evidenziato solamente la differenza dei tratti somatici. Quindi diciamo che si tratta di immagini riferibili a Guerino e... Si tratta di immagini di Casamonica Guerino e del fratello Emanuel che si trovano con Di Marzio Giuseppina. Di Marzio Giuseppina, secondo un accertamento effettuato nel detto settembre 2016. Comunque entro la data di redazione della prima informativa, che è 5 settembre del 2016. Ok. Non è possibile tuttavia rilevare la data di pubblicazione della La data di pubblicazione della foto sul profilo non l'abbiamo rilevata. Si tratta di 4 fotografie? No, di 5. Sì, diciamo, due fotografie? Sì, le prime sono quelle rilevate sul profilo, mentre sul secondo foglio ci sono stampate le foto di Guerino, Emanuel e Di Marzio che sono datate 17 luglio 2018. Quindi sono le foto segnaletiche? Sì. Va bene. Lei chiede l'acquisizione di queste fotografie. Ci sono osservazioni delle parti? Nessuna osservazione. Quindi allora... Signor Presidente, intervengo da Pippo per dare atto che il detenuto Spada è rientrato dalla visita. Perfetto, grazie. Allora è rientrato il deputato Spada Domenico. Quindi allora abbiamo verbalizzato, quindi produce 2 fotografie estratte dal profilo Facebook di Di Marzio Giuseppina in epoca
anteriore e prossima al 5 di Marzio Giuseppini, in epoca anteriore e prossima al 5 settembre 2016. In epoca anteriore e prossima al 5 settembre 2016, raffiguranti la Di Marzio insieme a Casamonica Guerrino e Casamonica Emanuel, nonché 3 foto segnaletiche relative alle medesime persone. La difesa non lo osserva e il Tribunale ne dispone l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Prego. Quindi, come dicevamo, a questa Sara Guerrino confida che sarebbe passato al Merlin a prendere 1.000 euro. In realtà, invece, ne ha prelevati 900 ed è emerso da una successiva conversazione intercorsa tra Casamonica Guerrino e la stessa Di Marzio Giuseppina. Faccio riferimento alla progressiva 9654 del RIT 8693 del 2015. Una quota era sicuramente destinata a Casamonica Massimiliano, infatti testualmente Di Marzio Giuseppina verso Chicco: no, ma tu li hai presi giusti, perché poi ti sei preso pure la parte di lui, no? Casamonica Guerrino: certo tesoro. La Di Marzio invece si lamentava perché aveva ricevuto solamente 50 euro e più volte Guerrino gli diceva che era Daniele che aveva prelevato 500 euro, che comunque i soldi che aveva preso Daniele non gli spettavano. Testualmente Di Marzio Giuseppina: a me ha detto già li hanno presi tutti, perché 900 li ha presi Chicco. Casamonica Guerrino: sì, perché 150 euro quelli della serata che mi ha detto Daniele, però tesoro, i 500 che si è preso Daniele sono quelli tuoi. Pina: io sono arrivata, tesoro, che mi aveva lasciato 2 spiccetti. Guerrino: brava, ma Daniele perché si è preso questi 500 euro? Lui non li doveva prendere. Quindi, chiarita la riscossione del 7, andiamo al 14 febbraio. Anche in questo caso Guerrino riscuote 750 euro. Questa volta Guerrino è accompagnato dal fratello Emanuel e sono a bordo dell'auto monitorata con RIT 8802 2015. Faccio riferimento alla progressiva 1139, RIT 8802 dell'una di notte. I tratti di conversazione in lingua rom sono stati tradotti dall'interprete. In macchina ci sta anche, stanno a Porta Furba, sono l'una di notte. Guerrino sale in auto in vicolo di Porta Furba, saluta Simone, gli dice che sta andando a ballare. All'1.03 effettua una chiamata da un'utenza non censita nella quale chiede al suo interlocutore se vuole venire a ballare con lui. Subito dopo chiede ad un altro ragazzo rom di spostare la macchina per farlo uscire perché deve andare a prendere i soldi. Guerrino continua a parlare in lingua rom con altre persone esterne al mezzo, tra cui Ciccillo, cioè Spada Ottavio. In forma integrale dall'ora 01:11:18 Guerrino dice a Cicci: si va a prendere i soldi, ma magari dopo si va all'OS Club. Ottavio: dove? all'1:28:10 il veicolo giunge a Via di Libetta. Guerrino arresta la marcia. All'1:31:38 saluta qualcuno per strada e scende dal veicolo. Suo fratello lo attende a bordo. Si avvicina alla macchina tale Claudio che si mette a parlare con Manuel chiedendogli dove sia andato Guerrino e Manuel risponde: è andato un attimo al locale. All'1:37:42 Guerrino risale a bordo con suo fratello. Saluta un uomo che si trova fuori dal mezzo.
a cui dice che si sta recando un altro locale del room, e subito dopo chiude il finestrino e i due fratelli parlano. Manuel, hai preso i soldi? Quanti ce ne sono? Guerrino, 7,50, Manuel. 7,50, dice Guerrino. Non li teneva allora, dice Manuel. Guerrino, ma su affitto, Manuel. Questa è la traduzione. Poi andiamo alla notte del 21. 450 euro prelevati da Casamonica Guerrino, di cui 150 destinati a Casamonica Massimiliano. 2:45 di notte del 21 febbraio 2016. Casamonica Guerrino in compagnia di alcuni suoi amici, tra cui Zaccaro Vito Nicola, a bordo dell'auto monitorata. Faccio riferimento alle progressive dalla 1305 al 1311 del RIT 8802-2015, che va dalle ore 23 del 20 febbraio 2016 alle ore 06 del 21 febbraio del 2016. Guerrino raggiungeva la discoteca Merlin, scendeva dal mezzo e poi vi rientrava dopo circa un quarto d'ora. Nel frattempo, dai commenti di quelli che rimanevano in macchina, si apprendeva che Casamonica era andato al locale suo a prendere i soldi. Leggo la parte di interesse. Ore 02, 24 e 27 sale a bordo un ragazzo, quindi riprendono la marcia. 02, 45 e 39 giungono in via di Ribetta ed entrano nel parcheggio della discoteca Merlin. Guerrino abbassa il vetro, saluta il parcheggiatore, va bene. 02, 48 Guerrino scende dalla macchina. A bordo ci sta Zaccaro Vito Nicola tra gli occupanti. Le ragazze chiedono a Nicola come mai non stanno scendendo tutti dalla vettura. Nicola dice che è sceso solo lui, Guerrino, che farà un servizio e poi si recheranno a Roma. Alle 2:49:56 c'è un ragazzo in auto che, riferendosi a Guerrino, dice testualmente: ma dove è andato Nico? Nicola risponde: al locale suo a prendere i soldi. E il ragazzo dice: ma qual è il locale suo? E Nicola risponde: il Merlin. Poi la quota di 150 euro destinata a Massimiliano emerge da un'altra conversazione del pomeriggio dello stesso giorno, del giorno successivo. Faccio riferimento alla progressiva 12414 del RIT 8693-2015 che intercorre tra Casamonica Guerrino e Di Marzio Giuseppina, da cui emerge che comunque quella nottata, la nottata precedente, Guerrino aveva prelevato complessivamente 450 euro, di cui una parte, 150, destinata a Casamonica Massimiliano, come recupero del debito che Massimiliano vantava verso il Laurito. La Di Marzio si lamentava perché la sua parte era stata dimezzata e aveva solamente recuperato 150 euro. Guerino ribatteva che la somma di 150 euro destinata a suo zio avrebbe dovuto essere decurtata dalla quota di Laurito e non da quella della Di Marzio. Testualmente. E insomma, sabato sono arrivata, 150 euro mi sono rimaste. Guerino: lo so, Daniele, però Daniele tu te la devi prendere con Daniele, te so. Pina: io me la devo prendere con Daniele. Guerrino: tu te la devi prendere con Daniele, tesoro, perché tesoro, tu lo sai che io ho preso quegli altri, per chi? Lo sai, no? Pina: ho capito, ma io mica pago quelli di Massimo, scusami Chicco. Brava, dice Guerrino, però tesoro, ti spiego una cosa. Guerrino: Di Marzio, se io devo prendere 300, devo prendere 300, tesoro. Guerrino: però Daniele non li deve prendere 300, deve prendere 150 euro. Proseguendo, Pina: vabbè, ma io non è che, cioè i soldi miei non si toccano, io te lo dico. Guerrino: no tesoro, ma io non tocco i soldi tuoi, assolutamente. Pina: poi Massimo se la vede con coso? Massimo, quelli erano i miei, perché se li è presi, quelli erano i miei, io per 150 euro non lo apro proprio il locale, te lo dico proprio. Guerino: ma diglielo, però lo devi dire a Daniele. Pina: si sono creati problemi. No, perché tu hai preso quelli di Massimo.
quelli lui li deve dare a Massimo. Scusa una cosa, io che faccio? Pago io? Guerrino, e perché scusa non hai detto a Giancarlos che Daniele deve prendere solo 150 euro? Come gli aveva detto a Enrico? Guerrino. No, però infatti tu sabato quando viene Daniele gli dici Enrico questi sono 150 euro, basta, così almeno ti prendi i soldi tuoi. Continua, insiste, tu devi, Guerrino verso la Di Marzio, tu devi dire ad Enrico Daniele deve prendere solo 150 euro. E basta, lo insiste un'altra volta, tu devi fare così, tesoro, sabato, adesso tu chiami Enrico e gli dici sabato quando viene Daniele gli devi dare una busta di 150 euro e basta. Siamo arrivati alla notte del 6 marzo. Allora, il 6 marzo del 2016 altri 450 euro riscossi da Casamonica Guerrino, di cui 150 destinati a Casamonica Massimiliano. Allora, in questo caso Casamonica Guerrino aveva incaricato un suo amico a nome Daniele utilizzatore dell'utenza intestata a tale Zili Daniele, nato a Roma il 5/7 del 1986, di ritirare una parte dell'incasso del Merlin per quella serata. Faccio riferimento a due progressive, la 14854 delle ore 01 e 04, entrambe del RIT 8693-2015, quindi la 14854 dell'1.04 in cui Guerrino diceva a Daniele di passare dal Merlin per un motivo che poi gli avrebbe spiegato con un messaggio via WhatsApp, non gliel'avrebbe detto al telefono. E un'altra progressiva, la 14859 dell'1.27. Durante questa conversazione Daniele era quasi giunto davanti al locale. I due si sentono, Guerrino dice all'amico che una volta che ha fatto ingresso gli doveva passare al telefono Enrico, cioè il cassiere Gabriele Enrico. All'1.33 successive, con la progressiva 14860, sempre del RIT 8693-2015, Daniele si trova al Merlin e passa il suo apparecchio ad Enrico, che continua a parlare con Guerrino. Guerrino dice ad Enrico dagliele a lui, capito Enrico? A questo ragazzetto qua, Daniele. Da un'altra progressiva, la 14866, parliamo sempre del RIT 8693-2015, quindi da un'altra progressiva, la 14866 delle ore 01 e 37, Guerrino spiegava a Daniele che avrebbe dovuto ritirare 450 euro. Alle 0208, con la progressiva 14887, c'è una conversazione in cui Daniele non comunica a Guerrino che non era riuscito a ritirare la somma richiesta perché ancora non è stata raggiunta la quota di incassi al locale. Per questo motivo alle 2:20 Chicco, a bordo dell'auto monitorata, raggiunge personalmente e direttamente il locale Marilyn. Faccio riferimento alla progressiva. Presidente, mi scusi da Piacenza. Sì. Volevo far presente che l'imputata Casamonica Lauretta è tornata dalla telefonata del figlio. Ha terminato. Grazie. Grazie a lei. Dicevo, quindi alle 2:20 Chicco, a bordo dell'auto monitorata, va personalmente al Merlin, e faccio riferimento alla progressiva 1644 del RIT 8802-2015. In questa progressiva
i microfoni del dispositivo di intercettazione ambientale scandisce perfettamente il fruscio delle banconote che vengono conteggiate tra le mani. Ma quando questo? Progressiva 1644 Sì. del ritto 8802. Sì, ma quando è che si sente il fruscio delle banconote? La vado a prendere? No, voglio dire... Dopo che è tornato dalla macchina, prendo la testuale. No, ma è questa che ha detto ora, capitano, è un passaggio importante, no? Dopo che rientra in macchina si sente il fruscio. Sì, dopo che entra in macchina si sente il fruscio delle banconote che conta. Ok. Il giorno dopo, cioè il 7 marzo del 2016, Casamonica Guerrino diceva alla Di Marzio che era passato dal locale e si era reso conto della scarsa presenza di clienti. Faccio riferimento alla progressiva 15.173 del ritto 8693-2015. Testualmente, Di Marzio: senti una cosa, hai visto che sabato ha bucato? Guerino: sì tesoro. Di Marzio: con gli occhi tuoi? Guerino: sì tesoro. Vabbè, ne nasceva una discussione lunga, da quale insomma discutevano della gestione fallimentare del locale da parte di Juan Carlos, che tra l'altro era anche in ritardo con gli affitti verso i 3 soci, per cui si parlava in merito all'opportunità di far lasciare il locale a Juan Carlos. E anche in questa conversazione quindi si comprende come Guerrino di fatto partecipasse in pieno alle decisioni aziendali della discoteca. Senta, capitano, 2 domande su questo. La prima, ma è una discussione, quella sull'opportunità o meno di lasciare il locale a Juan Carlos, astratta, o c'era la possibilità che potesse essere rilevato? No, c'era concretezza, perché praticamente Di Marzio aveva saputo dal cassiere che una terza persona era interessata a rilevare il locale. E loro, cioè Di Marzio e Casamonica, discutono sull'opportunità o meno di lasciare il locale a Juan Carlos. E decidono cosa ha detto? Decidono alla fine di lasciare il locale a Juan Carlos. Ok, e in questa decisione, insomma, che da un punto di vista gestionale ha la sua importanza, veniva coinvolto in qualche modo Laurito o era una decisione presa esclusivamente da Casamonica? No, Laurito veniva completamente estromesso da questa decisione. Ok. Andiamo all'8 marzo. Il successivo 8 marzo veniva intercettata un'altra conversazione tra Chicco e Pina, e faccio riferimento alla progressiva 15501 del ritto 8693-2015. Questa conversazione è strettamente correlata a quella precedente di cui abbiamo discusso. La Di Marzio, avendo appreso che Guerrino, nonostante la serata fallimentare del 6 marzo, aveva prelevato 450 euro dall'incasso, gli diceva che lei non aveva percepito nulla, e Guerrino le dava ragione, dicendo che avrebbe dovuto farsi dare i soldi da Juan Carlos, cioè almeno la sua quota doveva farsela dare, quota che quantificava in 300 euro. Inoltre la Di Marzio raccontava a Guerrino la discussione avuta con Juan Carlos, il quale sosteneva di non avere soldi. E da questa conversazione emerge che praticamente Juan Carlos aveva negoziato con Di Marzio e con Chicco, escludendo ovviamente nei fatti Laurito. Testualmente: Casamonica Guerrino: ma lui che ti ha detto? Di Marzio: io non ce li ho, devo pagare la corrente, fa riferimento a quello che le aveva detto Juan Carlos. Allora non apri.
che mi dai quell'altra settimana, che poi non ce li hai neanche la prossima settimana. Gli ho detto io, devo pagare la SIAE, la corrente. E beh, questi erano i patti di cui abbiamo parlato davanti a me e a Chicco, mica me li sono inventati. La notte, andiamo alla notte del 13 marzo 2016. Oramai il locale non sta andando, diciamo, economicamente bene, Chicco riscuote solo 200 euro. All'1:50 di notte del 13 marzo Chicco si reca presso la discoteca, come documenta il dispositivo di intercettazione contestuale e geopedinamento. Facciamo riferimento alla progressiva 1811 del RIT 8802-2015. Ci sosta 10 minuti. Il giorno dopo, quindi il 14 marzo, da una conversazione con Di Marzio e Giuseppina, e faccio riferimento alla progressiva 16530 del RIT 8693-2015, si apprendeva che nell'occasione, la notte prima, Guerrino aveva prelevato come sua quota d'incasso 200 euro. Durante questa conversazione sia Pina che Guerrino si lamentavano nuovamente della gestione fallimentare da parte di Juan Carlos e iniziavano a valutare l'idea di dare il locale in gestione ad altre persone. Senta, da questa conversazione emerge poi alla fine chi avrebbe dovuto prendere questa decisione? La decisione spettava solo a Casamonica Guerrino e Di Marzio Giuseppino. Sì, e tra l'altro la donna dice: quello che mi dici faccio, tesoro, quello che mi dici faccio, tesoro. Tra l'altro poi Pina dice: però poi per definire il tutto vieni pure te con me. E Casamonica Guerrino, cioè nel caso della nuova gestione, dice: per definire il tutto vieni tu con me. E Guerrino dice: certo, ci vengo pure io. Quindi il 18 marzo del 2016 viene intercettata una conversazione in cui Di Marzio riferiva a Casamonica Guerrino che Giancarlo aveva bucato un'altra serata, per cui decideva di non aprire la discoteca il giorno successivo. Faccio riferimento alla progressiva 17340 del RIT 8693-2015. Dopo questa conversazione ne venivano censite altre due tra Guerrino e Pina, e faccio riferimento alle progressive 22.949 e 23.305, entrambe del RIT 8693-2015, da cui emergeva che il locale sarebbe stato riaperto la sera di sabato 23 aprile 2016. Premetto che poi di fatto così non è stato, a seguito delle precarie condizioni economiche in cui versava Juan Carlos, che tra l'altro lo hanno indotto a rivolgersi a Chicco per un prestito usurario. Poi lo riprendiamo al prossimo capo di imputazione. Quindi il locale sarebbe stato riaperto la sera di sabato 23, ovviamente sempre da parte di Giancarlo, che si era accordato con Di Marzio 23 aprile 2016, che si era accordato con la Di Marzio per pagare 750 euro di affitto per ogni sabato della settimana, e questa somma la doveva versare prima che iniziasse la serata. In questo modo qua Di Marzio, Laurito e Casamonica si sarebbero spartiti 250 euro a testa,
come espressamente chiarito dalla Di Marzio nella conversazione di cui al progressivo 23.305 del RIT 8693-2015. Testualmente Pina a Guerrino, però a 1.000 non ci arriva, facendo intendere, cioè di Giancarlo, 7,50. Guerrino, sono 2,50 ciascuno. Pina, sì. Guerrino, tutta l'estate tesoro. Pina, sì, tutta l'estate. La riapertura del locale però era subordinata al saldo di pregressi affitti che erano stati quantificati in 3.000 euro. Essendo in difficoltà economiche, Giancarlo si era accordato con Pina di questa somma di dare un anticipo di 2.000 da saldare prima dell'apertura prevista di sabato 23 aprile. Questo accordo ne discuteva, emergeva da una telefonata diretta tra Casamonica Guerrino e Giancarlos il precedente, cioè in data 21 aprile, ed è la progressiva 25.390 del RIT 8693-2015. In questa conversazione Guerrino diceva che questa somma sarebbe stata divisa in 3. Testualmente, Giancarlos, in tutto gli devo dare 3.000 euro, però solamente 2.000 perché non ce la faccio. Ho il lavoro, devo pagare i SIAE di domani. Guerrino, 2.000 quindi diviso in 3. Giancarlos, immagino di sì, vi dividete in 3 voi. Tanto io ti mando un messaggio quando mi vedo con loro. Guerrino, va bene allora, dai. Giancarlos, tanto domani pomeriggio gli devo dare i soldi. Quindi sostanzialmente questa conversazione era del 21, quindi il 22 aprile Giancarlos avrebbe dovuto dare questi soldi, questi 2.000 euro di anticipo alla Di Marzio. E quindi nel primo pomeriggio del 22 Di Marzio confermava l'appuntamento con Giancarlos sia al socio Guerrino, con cui poi si accordava per vedersi subito dopo l'incontro con Giancarlos. Questa conversazione è la progressiva 25.927 del RIT 8693 del 2015. Questo incontro però poi veniva rimandato al giorno successivo, sempre nel pomeriggio. Lo apprendiamo da una conversazione tra Di Marzio e Guerrino, faccio riferimento alla progressiva 26.160 del RIT 8693-2015 delle ore 12.28 del 23 aprile 2016. Per via delle sue precarie condizioni economiche, il Bobadilla non riusciva ad anticipare i 2.000 euro prima della riapertura del locale e quindi invitava i 3 creditori, cioè quindi Di Marzio, Laurito e Casamonica, a raggiungerlo direttamente al Merlin nella serata del 23 aprile 2016, all'atto della riapertura. Questo emerge dalla conversazione intercorsa direttamente tra Bobadilla e Casamonica Guerrino nel pomeriggio del 23 aprile 2016. Si fa riferimento alla progressiva 26.216 del RIT 8693 del 2015. In cui i due si accordano di vedersi in serata per ritirare 650 euro quale quota parte degli affitti arretrati che spettava a Guerrino. Testualmente, Giancarlos, devo darti 6,50, devo darti, giusto? Guerrino, sì. Giancarlos, sì, come mi hanno detto loro. Questa conversazione è importante perché in questa conversazione, proseguendo nel discorso, si fa riferimento ad un'altra, accordo, cioè al debito che il precedente 1 marzo, proprio per le sue precarie condizioni economiche, Giancarlos aveva contratto direttamente con Guerrino. Tant'è che durante questa conversazione, dopo che gli dice che ti devo dare questi 650 euro, Guerrino dice: l'importante, Joan, è che domani ci vediamo noi, per favore.
E proprio perché si trattava di due distinte posizioni debitorie, Juan Carlos rispondeva: fammi fare solo una cosa alla volta, e ride. Intanto prendi questi 6,50 di stasera, poi domani è un altro giorno. Che succede dopo? Che la serata di riapertura del Merrin prevista per il sabato sera non si era potuta tenere perché Juan Carlos aveva ricevuto la visita degli ufficiali giudiziari a seguito di debiti che avevano maturato Di Marzio Giuseppina e Laurito Daniele. Questa notizia Guerrino la apprende direttamente da Di Marzio Giuseppina nel corso di una conversazione di cui la progressiva è la 26563 del RIT 8693-2015. Guerrino poi si informava personalmente e direttamente per il tramite di Juan Carlos, contattandolo, ed è la progressiva 27010 del RIT 8693 del 2015. Praticamente dalla telefonata con Juan Carlos emergeva che Di Marzio Giuseppina e Laurito avevano un debito pari a 39.000 euro e per questa ragione l'ufficiale giudiziario aveva pignorato diversi beni presenti all'interno del locale, tra cui un proiettore, un televisore, dei divani e la fotocopiatrice. Testualmente questa conversazione Juan Carlos dice a Guerrino: dipende tutto da cosa dice l'avvocato domani, per aprire si può aprire, però non è che poi questi vengono ogni sabato per il debito che hanno Pina e Daniele di 39.000 euro a prendersi le cose. No, sta sotto sequestro, mi sa che per i soldi che gli devono loro. Non lo so molto bene il motivo. Guerrino: perché in poche parole stavano in debito, ok. Anche in questa conversazione Juan Carlos chiede una dilazione sul pagamento del prestito che aveva ottenuto da Guerrino. Testualmente: guarda, ora ti dico sinceramente Chicco, mi dovresti dare, lo so che sei stato comprensivo, almeno una settimana per recuperare, perché questo non ci voleva. Lo sai che Guerino, che non voleva parlare al telefono, dice magari dopo vediamoci che parliamo un attimino almeno, Gioà. Poi siamo arrivati al pomeriggio del 30 aprile. Una conversazione tra Di Marzio e Guerrino e la progressiva 27822 del RIT 8693-2015. Juan Carlos avrebbe riaperto il locale in serata e i 2.000 euro per gli affitti pregressi sarebbe stata consegnata da Di Marzio martedì 3 maggio 2016. Poche ore dopo poi veniva registrata una nuova conversazione tra Juan Carlos e Casamonica Guerino, faccio riferimento alla progressiva 27852 del RIT 8693-2015, da cui emergeva che purtroppo le precarie condizioni economiche di Juan Carlos ed il pignoramento dei beni aziendali non avevano ostacolato la riapertura del locale, che infatti non riapriva più. Senta, vabbè, la vicenda Merlin è conclusa. Senta, io affronterei adesso i capi U e V che sono l'usura nei confronti di Juan Carlos, di Montenegro Bobadiglia. Non è molto lunga. Se non è tanto lunga io affronterei questo e poi mi fermerei. Sì, ok, vabbè. Ce la fa, capitano? Un secondo, sì. Un po' d'acqua. Un altro po', abbiamo detto non prima delle 4:30. Non la sento, avvocato, se si allontana dal microfono. Abbiamo detto che più o meno intorno alle 4:30 finivamo, quindi ha detto che fa un altro breve periodo e poi finiamo. Prendo atto.
Prego. Allora, innanzitutto l'identificazione di Juan Carlos nel dettaglio avviene attraverso sicuramente l'analisi della documentazione relativa alla società Vasilon Latino SRL che avevo citato prima. Vasilon? Io lo dico in italiano, Vacilon Latino SRL. Il codice fiscale è 12 52 91 81 005. Poi accertamenti sull'autovettura Peugeot 206 targata Bologna-Vicenza 306 Como-Empoli. A bordo di questa autovettura, che comunque è intestata, all'epoca dei fatti era intestata a terze persone estranee dalle indagini, tuttavia a bordo di questo veicolo lui è stato controllato più volte e con questa autovettura il 1° marzo del 2016 Montenegro Bobadilla Gianfrancisco, detto Giancarlo, raggiungeva l'abitazione di Casa Monica Guerrino in Roma, vicolo di Porta Furba. In più c'è stato il riconoscimento fotografico da testi. In più l'utilizzo dell'utenza che era intestata, come abbiamo detto, alla sorella Montenegro Bobadilla Maria Cristina. Abbiamo detto che scusi, riferimento al fatto che è stato visto raggiungere Vico di Porta Furba perché c'è stato un servizio ECP? Abbiamo le riprese di una telecamera che è regolarmente autorizzata con un ROS, poi lo ci diamo dopo. Sì, ma questo è gli episodi che affronteremo, no? Proseguendo con l'analisi di questo episodio. Sì. Allora, abbiamo detto che quindi Juan Carlos versava in precarie condizioni economiche. Proprio per questa ragione, alla fine del mese di febbraio del 2016 si rivolgeva a Casa Monica Guerrino per ottenere un prestito personale di 1.500 euro. A garanzia ne avrebbe restituiti 2.000 dilazionati in rate da 500 euro alla settimana, che avrebbe consegnato a Guerrino in aggiunta alla quota degli incassi a lui spettanti come socio del Merlin. La proposta viene avanzata telefonicamente da Juan Carlos il 29 febbraio del 2016. Faccio riferimento alla progressiva 13844 del RIT 8693-2015. Testualmente Juan Carlos. Chi è l'interlocutore? Juan Carlos, l'altro? Casa Monica Guerrino. Testualmente Juan Carlos. Ho bisogno, no, se tu mi puoi prestare o qualcuno che tu conosci, una conoscenza, 1.500 euro, io te li do con 2.000, te le davo ad ogni settimana che tu vai a prendere i soldi tuoi, ti davo 500, 500 e 500. Guerrino gli faceva capire che non voleva parlare al telefono e dice: guarda Gianca, ci possiamo vedere venerdì al locale? Dai Gianca, ci vediamo, mi fai uno squillo domani che ci vediamo. E quindi si dà un appuntamento per il giorno dopo in zona, nel pomeriggio. Dove? In zona Arco di Travertino. Capitano, chiedo scusa, ma lo stesso problema di prima, ma dove dice che non vuole parlare al telefono? Forse mi è sfuggito il passo. Casa Monica Guerrino, dove dice a Juan Carlos che è meglio non parlare al telefono? Di quando lui dice, se è meglio... È la risposta che dà Guerrino quando lui... Cioè? Cioè Guerrino dice... Allora, guardi,
forse perché ascoltandola forse è diverso. Quindi Giancarlo testualmente: io ho bisogno, no, se tu mi puoi prestare o qualcuno che tu conosci, una conoscenza, 1500, io ti ridò con 2000. Perfetto. Guerino: guarda Gianca, ci possiamo vedere venerdì al locale, sabato quando ci stai te? Giancarlo: guarda, se prima meglio, perché c'è un po' di cose da pagare, magari io te la devo, magari tu io te la davo ad ogni settimana che tu vai a prendere i soldi tuoi, ti davo 500 e 500. Dai Gianca, vediamoci, mi fai uno squillo domani che ci vediamo? Giancarlo: domani, sì, io domani passo al bar mio domani, che prendi qualcosa da bere al mio bar. Aspetti un attimo. Quindi lei da questo, e fino a questo punto può essere una valutazione, dice l'avvocato, trae la conclusione che Guerrino non potesse parlare esplicitamente al telefono. Allora io le chiedo, successivamente c'è una conversazione da cui questa vostra valutazione diventa certezza anche processuale? No, è esplicita proprio, c'è una conversazione ambientale. Non è un'altra, però questa, siccome lei l'aveva detto con certezza, Guerrino non vuole parlare al telefono, però sì, ma non in questa detto qui è una sua valutazione, una sua deduzione. Questo volevo sapere. Sì, adesso Grazie. passiamo a quella del giorno successivo, del 1° marzo. L'incontro tra i due avviene alle 14:40 del 1° marzo in zona Arco di Travertino. Guerrino è a bordo dell'auto monitorata. Faccio riferimento alla progressiva 1536 del RIT 8802-2015. Guerrino rimprovera inizialmente Giancarlo per aver parlato in modo esplicito al telefono e dice testualmente: per telefono non le dire mai queste cose, e prospettava 2 soluzioni alternative. Quante volte glielo dice? Per telefono non le dire mai queste cose? 1, 2 volte. Che mi stavi a dire, insomma? Inizia così, appena si incontrano. Che dici, tutto a posto? Guerrino: che mi stavi a dire, insomma? Poi, per telefono non dire mai queste cose. Giancarlo: se per telefono non le dire mai queste cose. Ah, lo sapevo, hai capito? Però lo so, però è un macello. Hai capito, Giancarlo? Che mi stavi a dire? Niente, ti dicevo, a me mi servono 1500 euro. Poi, gli interessi ti prendi quello che vuoi. Allora, a questo punto Guerrino gli prospetta 2 soluzioni. La prima, il pagamento di 500 euro di interessi maturati in 6 giorni a fronte del prestito di un capitale di 1500. La seconda, 1000 euro di interessi sempre per lo stesso arco temporale per un capitale di 2000. Precisava Guerrino che questo prestito sarebbe stato erogato da un suo cugino, di cui non faceva il nome. Giancarlo optava per un prestito di 1500, promettendo la restituzione di 2000 entro 6 giorni, ovvero entro la domenica seguente, che coincideva il 6 marzo del 2016. Una volta definito l'accordo, Guerrino invitava Giancarlo a seguirlo in vicolo di Portafurba. All'epoca era installata una telecamera ritualmente autorizzata con ROS 4016 che riprendeva l'ingresso della via Tuscolana di vicolo di Portafurba. Quindi la telecamera riprendeva l'ingresso prima dell'auto di Casamonica Guerrino, seguita da quella della Peugeot 206 Cabrio, colore grigio, targata BV 306 CE, che da quei controlli di polizia, come le dicevo prima, è risultata in uso all'epoca a Giancarlo. La sosta di Giancarlo è durata circa 10 minuti. Non so se ho preso le foto, penso di sì.
Allora, questi sono gli screenshot dell'ingresso dell'autovettura Mercedes classe A EN 810 FV che era monitorata ed era guidata da Guerrino. L'ingresso in vicolo di Portafurba seguito dalla Peugeot BV 306 CE che era di Juan Carlos. E questa uno screenshot delle ore 14:49 e 28 secondi del 1 marzo 2016, ROS 4016, mentre questo secondo screenshot è delle ore 15:44 secondi del 1 marzo 2016 ed è quando Juan Carlos esce dal vicolo. Senta, capitano, ma quando lei ha detto... Volete vedere le fotografie o le conoscete? Le conoscete? Ok, le conoscete. Vorrei sapere, quindi scusi per capire, prima viene intercettata la conversazione a bordo dell'autovettura di Casamonica Guerrino, ha detto lei? Sì. In cui insomma che inizia dicendo queste cose non le devi dire per telefono, poi vengono definite le modalità di erogazione del credito. Lei poi ha detto, e poi Casamonica Guerrino invita Juan Carlos a seguirlo in vicolo di Portafurba. Quindi lui scende, sale a bordo della sua autovettura e voi riprendete questa immagine che adesso abbiamo visto. Sì, che lui dice poi, dai Juan, andiamo, vieni con me, vieni a pigliare sti soldi, dai. Ecco, questo volevo dire, quindi non dice solo vieni con me in vicolo di Portafurba. No, vieni a pigliare sti soldi. Sì. Ok. E produce allora queste due immagini? Sì. Allora, diciamo atto che quindi il PM produce le due immagini esibite dal test, riprese dal due screenshot delle registrazioni di cui al ROS 40/16. Nulla osservano le altre parti, viene acquisito al fascicolo per il dibattimento. Prego. Siamo quasi alla fine. Quindi? Manca molto, spero di no. Qualche pagina. Qualche pagina. Allora, quindi poi come finisce questa storia? Quindi va a prendersi i soldi e poi? Quindi abbiamo detto lui avrebbe dovuto restituire i 2.000 euro entro 6 giorni, ovvero entro la domenica seguente, 6 marzo 2016. Sta di fatto che dalle intercettazioni Juan Carlos non riusciva a mantenere i patti e quindi rinviava continuamente, al punto che al termine dell'operazione di intercettazione, e siamo a maggio per l'ambientale e a giugno per il telefono di Guerrino, Juan Carlos continuava a versare quote di interessi passivi, come concordato in più circostanze con cui si incontrava di persona con Guerrino. Quindi il primo incontro avveniva nel primo pomeriggio del 7 marzo 2016 ed è stato ricostruito da due contatti telefonici. Faccio riferimento alle progressive 15266 e 15271 del RIT 8693 2015. Juan Carlos riferiva di trovarsi già sul luogo prestabilito, ovvero sulla via Tuscolana, a poca distanza dall'abitazione di Casamonica. Il martedì 8 marzo 2016 si registrava un nuovo incontro, sempre sulla via Tuscolana. Parliamo sempre delle immagini riprese dalla telecamera? No. Questa volta l'incontro tra i due avveniva nella macchina monitorata di Chicco, per cui si riusciva a capire il contenuto. Faccio riferimento alla progressiva 1703 delle ore 13 del RIT 8802. Juan Carlos chiedeva ulteriori 1.000 euro
promettendo a garanzia la consegna della documentazione relativa ad un'attività commerciale, un bar in zona Concadoro gestito da Juan Carlos. Avete capito di quale bar si trattava? Abbiamo fatto degli accertamenti, lui ha fatto riferimento all'esercizio all'insegna giorno e notte, e questa attività da accertamenti, questa attività è ubicata in Roma, Viale Tirreno 196, che è riconducibile alla società spelling J&C Celin SRL, che è stata costituita il 5 maggio del 2015 da Juan Carlos, e il successivo 27/07/2015 ha avvolturato alle due sorelle Montenegro Bobadilla Maria Cristina e Montenegro Bobadilla Maria Giovanna. Dove ha sede questa società? Viale Tirreno 196. Cioè lo stesso indirizzo del bar? Sì. La partita IVA è 133 7168 1001. Ok, quindi ti offre questa... Gli offre praticamente a garanzia gli offre la documentazione di questa attività commerciale. Guerrino si fa riserva di dargli conferma entro il giorno successivo, perché doveva incassare somme da altre persone, e comunque gli fissava lui gli interessi 300 euro da restituire unitamente al capitale entro 5 giorni, ovvero entro la domenica seguente, che era il 13 marzo 2016. Testualmente: anche in questa qua Guerrino diceva di essere intermediario di terzi, e quando chiedeva a Juan Carlos quanto denaro, quanto interesse era disposto a pagare, lui rispondeva che era disposto a pagare qualsiasi somma perché comunque stava in precarie condizioni. Comunque testualmente Casamonica Guerrino: sì, quello sì, però perché stavo un attimo così pure io, Gioà, però se lui non me li porta io te li posso dare, però se lui mi dice dammi qualcosa, io che cosa gli dico? Juan Carlos: digli che gli dai gli interessi. Guerrino: e quanto gli dai di interessi? Che ne so. Juan Carlos: non lo so, io non so come funziona. Guerrino: lo so Juan Carlos, lo so. Juan Carlos dice: dimmi tu sei che comandi, io so che ho bisogno. Guerrino: non lo so Juan Carlos, ma io non ti voglio far trovare nelle situazioni brutte, perché io so corretto, perché se poi quello mi dice sabato è sabato, perché se poi non glieli dai che famo? Juan Carlos: no, sabato ti ho detto, dalla cassa stesso. Di questi, diciamo, in merito a questo secondo prestito poi non ci sono state altre conversazioni nei giorni successivi. Il lunedì 14 veniva intercettata una conversazione ambientale a bordo dell'auto di Guerrino, e si fa la progressiva 1850 del RIT 8802 del 2015. Si tratta di messaggi vocali tramite applicativi del tipo WhatsApp che si scambia Guerrino con Juan Carlos. Praticamente Juan Carlos chiedeva una proroga per il pagamento dei debiti. E questo come li avete registrati? Prego? Come li avete registrati? Stava in macchina Guerrino. Sulla macchina, quando lui stava in macchina, quindi ha ricevuto questi messaggi vocali, li ha ascoltati e poi gli era mandato lui quindi uno. Nell'ambientale, diciamo. Perfetto, in forma ambientale. Guerrino, quindi Juan Carlos chiedeva una proroga per il pagamento. E questa volta però Guerrino è stato molto più esplicito, sapendo che comunque stava usando un applicativo del tipo WhatsApp, e dice testualmente:
Pure questa è una sua valutazione, capitano. No, Sì. c'è una conversazione molto chiara sul punto, Sì, avvocato. però Poi se la riprendiamo quando parliamo di Zaccaro. Sostanzialmente Sì, capitano. apprende proprio da una Capitano, conversazione. aspetti, mi segua. Guardi, allora, Mi pubblico segua. ministero, il chiedo fatto scusa. che l'imputato, l'indagato in quel momento non parlasse al telefono, avesse delle cautele, io non lo metto in dubbio, però atteniamoci alle conversazioni in cui esplicitamente afferma questo. Là dove non lo fa, non si può dire, scusi, ho finito, non si può dire Il problema che è che è iniziato. era perché- più chiaro perché parlava su WhatsApp Diciamo che e se quindi lei riteneva di non introduce un esserlo. elemento per farci comprendere, Chiedo scusi, scusa, capitano, che è un Presidente. elemento di obiettivo, no? E non è una deduzione, semplicemente una deduzione che, per carità, lei poi come investigatore nell'ambito dell'investigazione ovviamente fa, e che chiunque può fare nella lettura concatenata e logica, diciamo, degli eventi. Magari lo precisi subito, così eliminiamo Sì, il Presidente. dubbio che si tratti di una solo deduzione e non anche ancorata ad un dato oggettivo. Farò più attenzione. Sì, però se posso continuare. Chiedo Prego. scusa, pubblico Prego, ministero. pubblico ministero. Innanzitutto, poi lei è stato stoppato, ma non abbiamo capito cosa ha detto. E ha detto questa volta è molto più esplicito. E che gli ha detto? Testualmente. Sì, però Guerrino nel messaggio vocale diretto a Giancarlo. Sì, però tesoro, se stavolta mi dai buca, a sto giro te lo dico, ti mando proprio a fanculo, tesoro, perché io non mi faccio pigliare per il culo dalle persone. Ok, insomma, il tenore di questo messaggio lo possiamo giudicare tutti senza fare valutazioni. Questo lei ha detto un messaggio mandato mediante applicativo WhatsApp. Del tipo WhatsApp, non sono soltanto. Un messaggio vocale, diciamo. Sì. Ok, del 14 marzo 2016. Sì. Ecco, allora, perché la sua non sembra una valutazione? In un arco temporale antecedente avete intercettato conversazioni nelle quali si faceva riferimento alla difficoltà per gli investigatori di intercettare le comunicazioni tramite applicativo WhatsApp o cose del genere? Sì. Faccio riferimento ad una conversazione sempre captata a bordo dell'auto allora già monitorata di Casamonica Guerrino, ed è la progressiva 949 RIT 8802 2015 del 6 febbraio 2016, intercorsa tra Casamonica Guerrino e Zaccaro Vito Nicola. Nella circostanza Zaccaro evidenziava a Casamonica Guerrino le potenzialità, l'impenetrabilità in tema di intercettazioni di telefoni iPhone e l'utilizzo di un applicativo WhatsApp che era impenetrabile dalle forze di polizia. Questo molto in sintesi. Ecco, e se lei lo ricorda a memoria, si faceva riferimento a un evento particolare che era avvenuto in cui l'intelligence era stata elusa proprio utilizzando strumenti di questo tipo. Lo ricorda questo episodio? In questo momento dovrei rivederla, però glielo dico subito. Allora, questa è la 949. Ha aperto il file? Sì. Che è molto lunga. Faccia una ricerca con Bataclan. Almeno che non sì. C'è Angelo. Quindi, ma non ci sentono neanche? Non ci sentono? Vivo Valencia, ci sente?
stati fatto comunicare tramite che vogliamo fare? Vogliamo interrompere? Se pagano ancora in che le dico? Io non so che fare. Rimandiamo? Sarà un ripristino c'è un momento di interruzione di somministrazione di energia elettrica. E che dicono? Ci avvisano quando... Sì, sicuramente dell'Aula. E che dicono? È rimasto d'accordo che ci avvisano quando ritornano? Ci avvisano? Ci segnalano che hanno nuovamente la visione? Signor Presidente, le chiedo scusa, intervengo dall'Aquila. Sì. Approfitto del momento per comunicare che quando lei lo riterrà opportuno l'imputato Casamonica Giuseppe vorrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Guardi, adesso abbiamo un sito che non è collegato, quindi non ritengo opportuno perché siamo sospesi, diciamo, anche se non so se puoi fingere sulla posizione di quell'altro imputato. Aspettiamo un attimo che riprende. Chi c'è? Vivo Valencia. Spada Domenico, vediamo. Sì, c'è Spada. Estratti dalla registrazione di cui alla ROS 4016. ROS è l'identificativo dell'autorizzazione. Sì. Il 26 aprile Guerrino aveva chiesto spiegazioni a Juan Carlos. Sostanzialmente si riprende il discorso che la riapertura del Merlin del 23 aprile non si era potuta tenere perché Juan Carlos aveva ricevuto la visita degli ufficiali giudiziari. Ci dice intanto, così capiamo subito, il rito è progressivo e se è telefonica o ambientale. Quale di questa? Quella che sta commentando lei. Sì. 26 aprile. Quella del 26 è il RIT 8693-2015 e la progressiva 27010. Quindi telefonica. Telefonica. Guerrino chiedeva spiegazione a Juan Carlos che chiedeva una dilazione sul pagamento del prestito. Testualmente: guarda, ora ti dico sinceramente Chicco, mi dovresti dare, lo so che sei stato comprensivo, almeno una settimana per recuperare, perché questo non ci voleva. E magari dopo ci vediamo, ne parliamo un attimo, e quindi Guerrino preferiva rimandare il discorso ad un incontro di persona previsto, è questo che ha detto prima, giusto? l'avevo Stiamo detto prima, riprendendo per quello che l'indomani abbiamo detto. pomeriggio 27 aprile. Ora, l'incontro del 27 sicuramente è avvenuto, sebbene diciamo in ritardo con l'orario stabilito, ed è emerso da una conversazione intercorsa lo stesso 27 aprile tra i due, e faccio riferimento alla progressiva 27207 del RIT 8693-2015. Ora, proseguendo temporalmente, nel pomeriggio di sabato 30 aprile 2016 viene intercettata una conversazione tra Di Marzio e Guerrino della progressiva 27822 del RIT 8693-2015. Da questa conversazione si apprendeva che Juan Carlos avrebbe riaperto il locale in serata
del 30 e la somma dei 2.000 per gli affitti pregressi sarebbe stata consegnata la di marzo martedì 3 maggio. Poi poche ore dopo veniva registrata una nuova conversazione tra Gioan Carlos e Casamonica Guerrino, la progressiva 27852 del RIT 8693-2015, da cui emergevano le precarie condizioni economiche del primo ed il pignoramento dei beni aziendali. In seguito Casamonica provava a chiamare Giancarlo, che però non ha più risposto. E ci indica questi progressivi senza risposta, poi abbiamo finito. Progressive 28203 e 28304 del 2 maggio 2016, progressiva 31602 del 16 maggio 2016, entrambe del RIT 8693-2015. Ok, fermiamoci qui. Allora, facciamo il punto per oggi, giusto? Nel senso... Non ce la faccio più. Chiedo scusa, spengo il microfono. Forse è meglio. Allora, Presidente, in sì. relazione alla richiesta di produzione documentale del pubblico ministero della scorsa udienza, vista l'ora e visto anche che noi non siamo interloquite stati... la prossima volta, so Sì. che non avete potuto vedere i documenti perché non sono stati Materialmente, caricati esatto. tutti. Lo No, facciamo alla tranquillamente. prossima udienza. Va bene, allora diamone atto comunque a verbale che la difesa interloquirà alla prossima udienza sulla produzione documentale effettuata dal pubblico ministero nell'udienza del 12 maggio, non avendo potuto visionare la documentazione in quanto non è stata ancora caricata sul TIAP. Allora noi ci aggiorniamo per l'udienza prossima, che è l'udienza del 19 maggio, che terremo però in aula Occorsio, perché qui non era possibile, era già occupata, alle ore 9. Ci vediamo in aula Occorsio alle ore 9. D'accordo? Allora, il test viene quindi diffidato a ricomparire senza altro avviso e viene disposto il ripristino delle modalità di collegamento mediante videoconferenza già disposte per l'udienza odierna. Ci vediamo allora in aula Occorsio. Vi devo fare però una preghiera. Lo so che è faticoso stare con le mascherine, però ve le dovete tenere, perché oggi poi alla fine non ce l'ha più quasi nessuno, a cominciare dal pubblico ministero. Lo so, però io capisco magari quando uno parla a debita distanza, perché queste sono le prescrizioni igienico-sanitarie che ha disposto anche il medico del servizio di prevenzione. Abbiate pazienza, è un sacrificio per tutti, lo capisco, però è qualcosa che... No, lo so. No, avvocato, guardi, io ne soffro anch'io. A volte arrivo a casa che sono distrutta. Presidente. Però purtroppo è una cosa che riguarda tutti gli ambienti e siamo severi, inflessibili col privato che vuole riaprire le sue attività e dobbiamo esserlo anche qua. Cerchiamo insomma a tal di... proposito, può Prego. spingere per accendere l'aria condizionata almeno dalle prossime volte? Guardi, qui? adesso vediamo su questa cosa dell'aria condizionata, Si perché muore. voglio prima sincerarmi bene sul problema del ricircolo dell'aria, della trasmissione di germi patogeni. Adesso ancora non è... devono fare i controlli dei filtri, quindi prima che fanno i controlli dei filtri non possono disporre niente. Comunque speriamo per la prossima volta di essere pronti. D'accordo? Allora ci vediamo la settimana prossima, arrivederci.